a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti in un nuovo, non ci credo che sto per dirlo, Fede Giornalez. La vita di Fedez, ragazzi, ha preso una piega decisamente inaspettata, cioè dopo la rottura con Chiara Ferragni, per come lui si è tolto la fede, si è messo la fedina, penale, sporca. Il cantante sta degenerando tipo Kanye West dopo il divorzio da Kim Kardashian. Sembra che Fedez infatti abbia imboccato una strada oscura. Io non credo ai miei occhi, io non credo alle mie orecchie, cioè dove è finito il Fedez buono, attivista, con lo smalto alle unghie? Non si sa. Ultimamente pare che Fedez infatti se ne vada in giro in compagnia di gente poco raccomandabile, con precedenti penali di un certo calibro, e pare che insieme a loro abbia fatto un bel casino. Cosa c'è di vero in queste voci? Chi sono queste persone? Cosa sta combinando Fedez? Cosa ci dobbiamo aspettare? Sta forse per trasformarsi in un rapper? Oggi ragazzi ricostruiamo insieme la nuova vita da single di Fedez. Cominciamo. Febbraio 2024, partiamo da qui. Fedez e Chiara sembra che si siano lasciati, la notizia circola in modo virale, ma i Ferragnez non la confermano, loro sono chiusi nel loro tetro silenzio. Gli indizi però parlano chiaro, l'ultima foto di loro due insieme su Instagram risale a molte settimane prima e nella cultura dei Ferragnez tale fenomeno è indicativo in genere di un disordine all'interno del matrimonio. Probabilmente volano i piatti in casa Ferragnez. 18 febbraio 2024. Fedez se ne va di casa. Il cantante acquista una nuova casa tutta sua con delle tapparelle normali. Si tratta di un appartamento a Milano di 400 metri quadri. Considerate che la casa in cui viveva Fedez con l'ex moglie invece era grande 800 metri quadri, quindi praticamente è uguale ma senza l'armadio di Chiara. Ben presto Fedez prende il telefono e fa delle stories, insomma, in cui condivide coi suoi followers il suo nuovo appartamento, le immagini del nuovo appartamento, così, capito, come se non ci dovesse prima delle spiegazioni, cioè lui di botto se ne esce dicendo vabbè, ancora un po' vuota, però. Ma cosa? Ma che significa? Quindi è finita con Chiara? Ma ti sembra il modo di comunicarci questo addio? Dopo 8 anni di matrimonio spiattellato sui social, prendi e ci mostri la tua nuova casa all'improvviso come se fosse il tuo nuovo tatuaggio? Noi vogliamo una stagione di De Ferragnez ambientata dall'avvocato divorzista. Vabbè, comunque, ecco il nuovo salotto di Fedez. Al centro della stanza troneggia un enorme divano grigio, un capolavoro di design firmato Era dal valore di ben 20.000 euro. Accanto al divano vediamo una lampada particolare a forma di mitra dal costo di circa 4.000 euro. Troviamo inoltre nel salotto di Fedez alcuni giochi arcade, come si chiamano? Sì, giochi arcade, e un flipper che conferiscono questo tocco di nostalgia vintage all'ambiente. Notate le differenze con la nuova casa che aveva preso insieme a Chiara. Cioè questa è la casa arredata da Fedez, questa invece è la casa che in teoria era stata arredata da entrambi, ma che palesemente si era capito avesse arredato soltanto Chiara. Questo qui è un quadro che ha scelto Chiara, che io farò sparire perché lo trovo orrendo. Un candelabro che mi mette un po' di ansia. Cosa che usa la Chiaretta per fare Pilates. Era una casa in cui Fedez già non c'era e questo pare che abbia portato male. E basta, l'appartamento di Fedez nel complesso appare piuttosto spoglio, ma giustamente ragazzi ci sta, essendo Fedez, ricordiamocelo, nulla tenente, non tiene manco i mobili. Chiara Ferragni nel frattempo è sempre indagata per truffa aggravata. Se non sapete perché, recuperatevi la Chiara Ferragni saga, e sta cercando disperatamente di riparare la propria immagine. Quando dico disperatamente intendo che lo fa come disperatamente mamma, cioè rilascia un'intervista riparatrice al Corriere della Sera, stessa cosa precisa, e annuncia questa intervista sul Corriere della Sera con questa storia Instagram: sono stata zitta per troppo tempo, ora penso che sia importante parlare e spiegare. Ora, oggi ci dobbiamo concentrare su Fedez, quindi sorvoleremo del tutto su questa pagina imbarazzante della storia del Corriere della Sera, che già inizia male, cioè inizia spiegando come al suo arrivo Chiara Ferragni fosse triste, poverina, probabilmente per la separazione dal marito. Cito testualmente: in lei si leggeva la sofferenza.
ma anche in noi. Considerate che quando è uscito questo articolo il sentimento generale era di speranza, cioè si sperava di trovare in questo articolo risposte sullo scandalo della beneficenza fasulla, e invece ci siamo ritrovati a leggere il racconto di Chiara Ferragni, che dal giorno in cui ha ricevuto la multa dell'antitrust a causa della disperazione ha indossato per 3 giorni di fila la stessa tuta, la tuta del pentimento. Pensate che storia. Vabbè, nei giorni che seguono questa intervista inizia ufficialmente il Toto rimpiazzo. Con chi Chiara Ferragni rimpiazzerà Fedez e con chi Fedez rimpiazzerà Chiara Ferragni, e quindi cominciano a girare una valanga di pettegolezzi. Allora, prima di tutto circola il pettegolezzo che Chiara Ferragni esca niente meno che con Tommaso Trussardi, l'imprenditore e CEO del brand Trussardi, la casa di moda insomma ereditata dalla sua famiglia. E Tommaso Trussardi è, diciamo, di nuovo sulla piazza da un paio d'anni, dopo la fine della sua lunga relazione con Michelle Hunziker, durata tipo 10 anni, e quindi non so perché di botto comincia a girare questa voce che frequenti Chiara Ferragni. Il pettegolezzo viene immediatamente messo a tacere dal team di Chiara tramite addirittura un comunicato all'ANSA in cui si riporta che i due, Chiara Ferragni e Tommaso Trussardi, non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5-6 anni fa. Trussardi si offende per questo comunicato e smentisce la smentita di Chiara con una storia Instagram in cui scrive: conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa bloggerina, la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi di contro abbiamo sempre creduto in lei, come in Valentina Ferragni, che ha collaborato altrettanto strettamente con noi. Infatti hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative, tra cui le Runway, dove ho incontrato Chiara l'ultima volta circa 4 anni fa. Devo dire che ci sia sempre stato unicamente un rapporto di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia da ambo le parti. Liquidare tutto ciò con "non lo conosco neanche" è riduttivo ed è offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l'ANSA per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno, non ne combinano una giusta. Ok, Trussardi la tocca non molto piano. Quindi Tommaso Trussardi dice: è vero, non stiamo insieme, non c'è assolutamente nessun flirt, ma dire che non ci conosciamo neanche, cara Chiara Ferragni, è una balla, mangia meno pandori. Ora, il gossip su un presunto flirt tra Tommaso Trussardi e Chiara Ferragni, tutto sommato a me sembrava plausibile all'inizio, perché uno stilista e una fashion blogger hanno molte cose in comune, no? E quindi la notizia, devo dire, che non mi avrebbe sorpresa più di tanto. Ciò che invece mi sorprende è che a questo punto inizia a girare voce che Chiara Ferragni se la faccia con Achille Lauro, o meglio, che in passato abbia avuto una relazione con Achille Lauro. In sostanza gira voce che in passato Chiara Ferragni abbia messo le corna a Fedez con Achille Lauro, nonostante Achille Lauro sia amico di Fedez, cioè hanno fatto insieme la canzone 1000. Non so se avete presente quella che fa: mi hai risolto un bel problema, ma poi me ne restano 1000. Ad alimentare questa voce delle corna di Chiara con Achille Lauro c'è stata la rivista Maumeg, che avrebbe ricostruito il presunto tradimento. Allora, secondo Maumeg, la scorsa estate Achille Lauro si trovava in Sardegna per registrare il suo disco e quello studio di registrazione era diventato la sua casa per 5 mesi. Ebbene, Chiara sarebbe andata a trovarlo da sola, senza Fedez, proprio mentre Achille Lauro era da solo, cioè in assenza dei suoi collaboratori. La presunta prova di queste visite sarebbe una firma, perché per entrare in questa casa studio di registrazione per motivi di sicurezza bisognava apporre una firma in un registro, e a quanto pare
esisterebbe proprio la firma di Chiara Ferragni, perché giustamente lei si è firmata Chiara Ferragni e non lo so, Giovanna Racalbuto. Poi dici com'è che c'è lo stereotipo sulle bionde? Il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato che Fedez, in seguito, una volta venuto a conoscenza di questa visita della moglie al suo amico, le avrebbe chiesto spiegazioni, le avrebbe chiesto: ma perché sei andata da Achille Lauro, che ci sei andata a fare esattamente? Ma lei al che avrebbe cancellato le chat con Achille. Ora Gabriele Parpiglia sostiene che questa, e proprio questa, sarebbe stata la causa della famosa lite dei Ferragnez sulla barca. Non so se ce l'avete presente, questa lite che era stata immortalata dai paparazzi. Fedez era a quanto pare indignatissimo, geloso perché Achille Lauro l'aveva tradito. Io onestamente prenderei questo gossip molto con le pinze, perché non riesco a immaginare chi possa aver passato queste confidenze a Gabriele Parpiglia. Deve essere stato qualcuno che era con Chiara e Fedez mentre litigavano, qualcuno che addirittura ha visto Chiara cancellare le chat. È pur vero però che nel momento in cui comincia a circolare la voce che in passato Chiara Ferragni abbia tradito Fedez con Achille Lauro, Fedez nel dubbio smette di seguire su Instagram Achille Lauro, che poi magari non lo seguiva più da prima, ma nessuno aveva controllato. Ma mettiamo da parte per un attimo i pettegolezzi e passiamo a qualcosa di più interessante. Tenetevi pronti ragazzi, perché Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa. Che tempo che fa è un celebre talk show italiano condotto dal presentatore Fabio Fazio. Nella trasmissione Fabio Fazio spesso intervista ospiti di un certo calibro, cioè diciamo che non è il solito salottino trash. Noto per il suo stile di conduzione garbato e rispettoso, Fabio Fazio sa sempre come creare un'atmosfera rilassata per gli ospiti, sa come farli sentire sempre bene accolti, sa come metterli a loro agio. Nonostante ciò non mi aspettavo certo una sala da tè con Chiara Ferragni, essendo lei ospite alla trasmissione non in quanto influencer, ma in quanto persona indagata per truffa aggravata. Dunque, ve la faccio breve, dobbiamo per forza fare un riassuntino di questa intervista perché ci serve per fare poi un confronto con quella che sarà l'intervistona di Fedez, la controparte, che rilascerà la sua intervista a Belve. Che belva si sente! Io sono un pesce palla. Considerate che l'attesa per l'intervista di Chiara Ferragni a Fabio Fazio è stata molto sentita, se ne è discusso per un mese. Finalmente Chiara Ferragni si confronterà con un giornalista e dovrà rispondere alle domande che ci affliggono tutti quanti. Perché nel 2022 hai censurato la parola balocco dai commenti se eri in buona fede? Perché hai detto che l'intero ricavato della bambolina Trudy sarebbe andato in beneficenza quando non era vero? E molto altro. Spoiler, non le verrà fatta nessuna di queste domande scottanti, ma ora ci arriviamo. Prima che la puntata vada in onda, il Codacons minaccia di fare sequestrare la trasmissione Che tempo che fa se non sarà garantito un contraddittorio. Però alla fine non se ne fa nulla, ragazzi. La puntata va in onda lo stesso, va in onda senza problemi e raccoglie un incredibile 18% di share, 4 milioni di telespettatori. Questo risultato è storico per la trasmissione, che di solito registra uno share intorno al 10% con circa 2 milioni di spettatori. In pratica questa puntata raddoppia il pubblico abituale. 4 milioni di telespettatori hanno ascoltato questa intervista. Vi faccio un breve riassunto. Chiara Ferragni si presenta in studio vestita da Amber Heard quando era vestita da Johnny Depp. La conversazione inizia con un tradizionale "come stai" da parte di Fabio Fazio e Chiara Ferragni, già visibilmente provata, comincia a parlare dell'ondata di odio ricevuta online. Vabbè, a questo punto Fabio Fazio prende la parola e comincia a elogiarla, arrivando a paragonarla a Oppenheimer, l'inventore della bomba atomica che ha ribaltato le sorti dell'umanità. A cosa si deve il paragone? Bella domanda, ci vorrebbe un'intervista a Fabio Fazio per capire la sua intervista a Chiara Ferragni. Il paragone tra Chiara Ferragni e Oppenheimer stordisce tutti e 4 milioni di telespettatori in un colpo solo. Fabio Fazio, infine, non ci crederete mai, ma le dice: Chiara, lo sai, il fatto che tu sia qui è un bel gesto da parte tua.
perché potevi anche non venire. Amo è accusata di truffa aggravata, non è che è stata truffata lei, che tipo mischina poteva anche evitare di ripercorrere il trauma, ma andare lì e raccontare, spiegare per mettere in guardia altre persone. Questa clemenza di Fabio Fazio stona sembra fuori luogo considerando le gravi accuse che pendono su Chiara Ferragni. Per tutto il tempo Fabio Fazio la inonda di complimenti, addirittura le mostra un filmato che celebra il modo in cui ha costruito il suo impero, un filmato in cui compare anche suo marito Fedez, compaiono i suoi suo ex marito Fedez, i suoi figli, e dopo averle mostrato il filmato Fabio Fazio le dice, questa ve la cito testualmente ragazzi: questo è il fenomeno che tu hai costruito, questo è Oppenheimer. Io non ho parole, e addirittura Chiara Ferragni si commuove, capito? Regia, per favore mostraci la faccia al minuto 4:58. La sua espressione ci dice tutto, ci parla di come sia andata l'intervista. È stata una lunga coccola a Chiara Ferragni. Ora, io sono d'accordo con l'idea di mettere a proprio agio l'ospite di un'intervista. Secondo me è giusto che l'ospite venga sempre trattato con rispetto e con cortesia, anche se è lì per discutere di un presunto reato. Ci mancherebbe, anche perché bisogna considerare una cosa: se il giornalista va a creare un'atmosfera ostile, magari l'ospite si può intimidire, si può chiudere, e questo renderebbe difficile ottenere informazioni utili da lui. Però c'è differenza tra il mettere a proprio agio l'ospite e l'impostare l'intervista come se fosse un omaggio nei suoi confronti. Fabio Fazio sta letteralmente adulando Chiara Ferragni, siamo oltre la cortesia, questo è un elogio di Chiara Ferragni. Questo è il fenomeno. È il fenomeno che tu hai costruito, Oppenheimer. Questo è Oppenheimer. Tanto che per amore di risultare sensibile con lei, Fabio Fazio va a risultare insensibile nei confronti di chi è stato compromesso da lei, i consumatori, le associazioni che dovevano ricevere le donazioni. In teoria questo servizio giornalistico doveva informare e fare chiarezza, o quantomeno questo è quello che ci si aspettava, ma invece sembra che lo scopo di questo servizio giornalistico sia quello di minimizzare i presunti reati di Chiara Ferragni e ripulirle l'immagine. Fine. Oppure avrei un'altra spiegazione: magari Fabio Fazio è completamente in balia dell'effetto alone, un bias di cui già abbiamo parlato in altre occasioni, cioè se qualcuno è fisicamente attraente è più probabile che venga percepito anche come una brava persona, come una persona intelligente, simpatica, indipendentemente dalla realtà di queste qualità, cioè indipendentemente dal fatto che lo sia realmente. Facciamo un esperimento, vi invito a dimenticare per un attimo che nello studio di Fabio Fazio ci sia stata Chiara Ferragni, la bella bionda, magra, alta e con gli occhi azzurri. Immaginate che invece ci sia stata al suo posto un imprenditore di 63 anni con la barba incolta facciamo che questo imprenditore si chiamava Luigi. Luigi ha fatto le stesse cose di Chiara Ferragni e adesso è indagato per truffa aggravata, per avere simulato una raccolta fondi per i malati di tumore, per avere simulato un'altra raccolta fondi per un'associazione contro il cyberbullismo. Insomma, è accusato di avere fatto tutto quello di cui abbiamo discusso nella Chiara Ferragni saga, che però nel nostro universo parallelo si chiama Luigi saga. Secondo voi sarebbe stato normale che Fabio Fazio avesse accolto Luigi in studio facendogli un sacco di complimenti, dicendogli grazie Luigi per essere qui, è un bel gesto da parte tua, tu sei come Oppenheimer, sei la bomba atomica del mio cuore? Sarebbe stato normale che Luigi a un certo punto fosse arrivato a commuoversi perché la produzione gli aveva dedicato un filmato romantico con tutti i momenti più belli della sua vita? Io penso di no, penso che sarebbe stato anzi fuori luogo, cioè mi viene difficile immaginare una scena simile senza provare un certo disagio. Ora, io non riesco neanche a essere troppo dura con Fabio Fazio perché mi fa tenere, cioè mi dà proprio l'impressione di essere un bonaccione. Secondo me veramente sarebbe capace di adulare Luigi. Tuttavia è innegabile che con Chiara Ferragni venga da essere più indulgenti in generale, perché ci sembra tanto fragile, cioè così carina, con i suoi occhioni azzurri grandi quanto 2 uova di Pasqua benefiche, ed è certificato che la bellezza fisica influenzi la nostra percezione di colpevolezza. Se sei bello, io penserò che sei un po' meno colpevole di un brutto che ha commesso le tue stesse azioni. Secondo uno studio della Cornell University condotto dai ricercatori Justin Gunnell e Stephen Cheshire,
o Sisi. Gli imputati meno attraenti tendono a ricevere condanne più lunghe, addirittura tendono a ricevere in media 22 mesi in più di carcere rispetto agli imputati attraenti. Persino i giurati si fanno influenzare dalla bellezza fisica, figuriamoci Fabio Fazio. Per il resto passiamo oltre, ragazzi, perché ve lo giuro è inutile approfondire, analizzare l'intervista di Che Tempo Che Fa, perché Fabio Fazio non le fa nessuna domanda scomoda, cioè la domanda più scomoda che le fa è: l'outfit di oggi quanto ci hai messo a sceglierlo? Ve lo giuro, non me lo sto inventando. Volano domande inutili, a momenti le chiede: ma tu in tutto questo casino preferisci il pandoro o il panettone? E quando si toccano gli argomenti scottanti, Chiara Ferragni espone la propria versione così liberamente, senza che Fabio Fazio intervenga per contraddirla neanche quando dice cose dimostrabilmente false. Non sto qui a entrare nel dettaglio, perché chi la Chiara Ferragni saga non l'ha ancora vista si potrebbe confondere, per non farvi per non rischiare di confondere chi non ha visto la Chiara Ferragni saga, dovrei ripetere cose già dette e ridette nella suddetta saga. Ragazzi, Chiara Ferragni ha usato questa intervista per riposizionare la propria narrativa, perché chi non conosce i dettagli di quanto accaduto prenderà per vere le sue affermazioni e di conseguenza si convincerà della sua buona fede. Fabio Fazio invece ha usato questa intervista per riposizionare le aspettative del suo pubblico, abbassandole drammaticamente. Cioè, io ho sofferto, ragazzi, quanto avrei voluto essere al posto di Fabio Fazio, vi giuro. Per me è stata un'occasione sprecata di fare a Chiara Ferragni domande interessanti e suggellare un'intervista che sarebbe rimasta nella storia come quella di Oprah Winfrey a Michael Jackson, perché col cavolo che Chiara Ferragni rilascerà mai più interviste. Vabbè, torniamo a Fedez, che è qui per dirvi che non voglio parlare dell'intervista di Che Tempo Che Fa, ne ho parlato per 10 minuti, un quarto d'ora, brava. Fedez vive da solo nella sua nuova casa, mentre Chiara Ferragni è rimasta nella loro residenza precedente. Perfetto. E i figli se li palleggiano in modo confuso. Dopo aver festeggiato i compleanni di Leone e Vittoria, Chiara decide di portarsi i figli in vacanza a Dubai. Mamma e figli soggiornano nel lussuoso hotel Bulgari, lo stesso dove lei e Fedez erano stati per una vacanza riparatrice dopo la crisi matrimoniale post Sanremo 2023, insomma la crisi dopo che Fedez ha limonato con Rosa Chemical. Non appena rientra da Dubai, Fedez piglia i figli e se li porta in vacanza a Miami. Ti faccio vedere io, Chiara, chi fa la vacanza più bella. Non so bene se invidiare questi marmocchi oppure se provare pena per loro. Nel dubbio mi offro volontaria per una settimana di prova come terza figlia dei Ferragnez. Sono educata, sono vaccinata, non sporco, mi piace il pandoro e sono disponibile a farmi fotografare di spalle. Visto che, non so se lo avete notato, ma Chiara e Fedez stanno pubblicando solo foto dei figli visti di spalle. Sempre, in tutte le foto sono di spalle, non si vedono in volto. Questa scelta peculiare comincerà a fare sorgere delle domande. Non sarà che i Ferragnez intendono cambiare la politica di famiglia? Non sarà che non vogliono più mostrarci i volti dei loro figli dopo che ce li siamo cresciuti? Chiara Ferragni e Fedez infatti fino a questo momento hanno sempre condiviso la vita dei loro figli sui social, ma proprio senza riserve. Cioè hanno pubblicato migliaia di foto, video, post, stories Instagram che ritraevano i loro figli anche nei loro momenti più intimi, mentre giocavano, mentre mangiavano, mentre dormivano addirittura, senza alcuna considerazione per il loro diritto alla privacy, capito? Il loro diritto a non essere guardati da 30 milioni di persone mentre dormivano, cioè nel momento di massima vulnerabilità. Immaginate vivere con due persone che quando vi abbandonate al sonno sono pronte a scattarvi foto e a postarle online mostrandole a 30 milioni di followers. Immaginate non poterci fare niente, non avere alcun controllo sulla cosa perché avete 6 anni. Cioè, per me è un incubo. I Ferragnez non si sono mai minimamente posti il problema che una volta diventati adulti l'immagine pubblica dei loro figli sarebbe stata impossibile da cancellare e ricostruire da capo. Cioè, quando noi ci mostriamo sui social, no, scegliamo quale parte di noi fare vedere. Io vi mostro il mio lato polemico, il mio lato chiacchierone, ma non vi mostro, ad esempio, il mio lato più insopportabile, cioè il mio lato ansioso,
controllante, non vi mostro per esempio il mio comportamento a tavola, non è che lo sapete come mastico io, per quanto ne sapete magari io mastico con la bocca aperta, non vi mostro i luoghi che frequento e in generale mi piace tenere privati i miei interessi, molti dei miei interessi. Sicuramente non mi mostro mentre dormo con la bavetta alla bocca. Se mia madre quando ero minorenne avesse scelto al posto mio quali lati di me mostrare senza il mio consenso, la percezione che voi oggi avreste di me potrebbe essere molto diversa. Ora, queste riflessioni da quando è che è nato Instagram, da quando è che è nato l'influencer marketing o in generale da quando sono nati i social, non sono state fatte subito, però negli anni sono sorte queste riflessioni e in questo modo i Ferragnez sono stati criticati sempre di più, gli sono state rivolte sempre più critiche sul fatto che esponessero troppo i loro figli. Chiara però si difendeva sempre dicendo: la loro mamma sono io e faccio il cacchio che mi pare, non me lo deve dire nessuno come devo fare il genitore, mentre Fedez razionalizzava, lui diceva: ma noi lo facciamo per la loro sicurezza, perché altrimenti i paparazzi ci perseguiterebbero per fotografare le loro facce, una loro foto varrebbe un sacco di soldi, quindi meglio che li mostriamo noi e decidiamo noi che cosa mostrare. E poi in base a questo ragionamento sarebbe bastato condividere occasionalmente qualche foto di sti pargoli, no? Non c'era bisogno di condividere in modo continuo e dettagliato la loro vita privata. Ad esempio non c'era bisogno di pubblicare quel famoso video preso dalle telecamere di sicurezza in cui Leone diceva alla sua mamma: sono fiero di te. Cioè questo non rientrava nella categoria della condivisione per motivi di sicurezza, rientrava nella categoria della condivisione per motivi di like. Capite quanto sia strano che ora all'improvviso Fedez e Chiara si siano svegliati e abbiano iniziato a mostrare i figli solo di spalle, come se improvvisamente avessero scoperto la privacy, che per carità, bene, meglio, è un piccolo passo per i Ferragnez, un grande passo per l'umanità, ma che dire, il prossimo passo speriamo che sia scoprire che i figli continuino a vivere anche se non vengono postati, cioè non scompaiono nel nulla se non li postate del tutto, raga. Infatti, cioè, io non credo nei miracoli, ragazzi, è quando ho visto che i Ferragnez hanno iniziato a postare foto dei figli di spalle, onestamente ho pensato subito, questi due secondo me si stanno solo facendo i dispetti, non stanno di certo pensando al benessere dei figli. E perché l'ho pensato? Perché continuavano a condividerle le foto dei figli, seppure di spalle. Cioè, secondo me, se capisci qual è il problema del sovraesporre i figli, non le posti proprio le foto. Non ha senso fare un reality show però discreto. Quindi mi sono fatta questo percorso mentale e ho iniziato a sospettare appunto che Chiara Ferragni e Fedez non abbiano deciso di mostrare i figli di spalle per il loro bene, ma per danneggiarsi l'un l'altro. Infatti, e qui viene il bello, ragazzi, quando Fedez verrà intervistato a Belve da Francesca Fagnani, lei glielo chiederà direttamente, perché Francesca Fagnani non è Fabio Fazio, lei le domande scomode le fa, e quindi Francesca Fagnani chiederà a Fedez: ma ste foto di spalle che vogliono significare? E Fedez spiegherà le ragioni dietro la decisione di non mostrare più i volti dei figli sui social, dicendo: sono io che ho chiesto a Chiara di evitare in questo momento di pubblicare foto dei nostri figli, perché questo è un momento delicato, tutti gli occhi sono puntati su di noi e io voglio tutelarli da me stesso, perché sono impulsivo e se io faccio una cosa sbagliata poi le shitstorm se le pigliano loro. Tra l'altro qui Fedez fa un errore, ha un lapsus brutto, ragazzi. Dice Fedez, ragazzi, spiegando il motivo per cui ha chiesto a Chiara di non mostrare più i figli su Instagram, ve lo cito testualmente: l'ho fatto per tutelare me stesso. Poi si corregge subito e dice: per tutelare i miei figli da me stesso. Sentite. In caso che mi girano i coglioni e faccio una cosa sbagliata, l'ho fatto per tutelare me stesso, ok? Per tutelare i miei figli da me stesso. La mia impressione generale è che Fedez non lo sappia perché mostra i figli di spalle e perché abbia chiesto a Chiara Ferragni di mostrare i figli di spalle. Lui non è in grado di rispondere alla domanda, non lo sa, è evidente, ragazzi. La spiegazione che fornisce a Francesca Fagnani è così vaga e confusa che potrebbe essere la sua prossima canzone. Vi riporto le sue parole, quelle che pronuncia a Belve per spiegare come mai voglia mostrare i figli solo di spalle. Ditemi voi se riuscite a trovare
trovare la logica, perché io no. È ovvio che in un momento in cui c'è un'attenzione così morbosa rispetto ai messaggi subliminali che possiamo lanciare, cioè io non posso permettermi che se pubblico anche una cosa che non ha assolutamente significato possa essere interpretata male con di mezzo i miei figli. L'arte di parlare senza dire nulla. Vi dico che cosa ne penso io. Fedez ha chiesto a Chiara Ferragni di non pubblicare più foto dei figli perché sa che una buona fetta del suo engagement, dei suoi like, dei suoi commenti e condivisioni deriva proprio da quei contenuti. Finché ci mangiava pure lui, gli stava bene. Adesso però che lui se ne sta uscendo da questo reality show, non gli sta più bene. Perché? Perché Fedez, secondo me, ha vissuto la sua relazione con Chiara Ferragni percependosi inferiore su molti fronti rispetto a lei. Innanzitutto il guadagno, non è un mistero questo, cioè Chiara, al di là del fatto che abbia mandato tutto in vacca col Pandoro, ha costruito un impero attorno al marchio The Blonde Salad che includeva collaborazioni con grandi marchi di moda, c'aveva la sua linea di abbigliamento. Fedez invece, nonostante il suo successo come cantante, nonostante sia anche lui un imprenditore, comunque guadagnava meno di Chiara, cioè si arrabbiava quando gli veniva chiesto e diceva boh, non lo sappiamo chi guadagna di più. Ed infatti in una recente intervista che il rapper ha dichiarato di essere più ricco della sua fidanzata. Chiara inoltre è qui, vabbè, sembrerà banale, però è più alta di Fedez e questa differenza tra i due è stata spesso al centro dell'attenzione durante gli eventi, durante le sfilate, è stata oggetto di meme, è stata esasperata, gli hanno fatto le parodie perché Fedez è basso e spesso è stato preso in giro per questo. Ricordiamo quando il caro Marrakesh, litigando con Fedez, pubblicò questa storia su Instagram in cui gli disse: tu sei un nano con la sindrome di Napoleone, frase che è diventata iconica e che gli è rimasta appiccicata addosso per sempre come un tatuaggio. A quanto pare il nano con la sindrome di Napoleone gli è partita la nave sui social. La sindrome di Napoleone cosa sarebbe alla fine? Una teoria psicologica in base alla quale alcune persone di bassa statura svilupperebbero, pare, comportamenti prepotenti perché si sentirebbero deboli, si sentirebbero vulnerabili rispetto agli altri maschioni e quindi avrebbero il bisogno di compensare la loro bassa statura. Tipo i chihuahua, ragazzi, stessa logica. Avete presente i chihuahua che abbaiano e ringhiano cercando di convincerti che potrebbero ucciderti se solo lo volessero? Ma ci sono momenti storici, ragazzi, in cui abbiamo proprio visto il complesso di inferiorità di Fedez rispetto a Chiara Ferragni. Parliamo del Festival di Sanremo 2023, parliamone. Chiara è stata co-conduttrice, era il suo momento di gloria e aveva espressamente chiesto a Fedez di non fare casini come al suo solito e di limitarsi a sostenerla dal pubblico. Io ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi, essere felice per me, essere orgoglioso di me, applaudirmi come penso di aver fatto io in tante occasioni. Fedez né l'ha sostenuta né ha evitato di fare casini, anzi ragazzi si è proprio impegnato attivamente per accentrare su di sé l'attenzione in vari momenti del festival. Un episodio emblematico è stato il bacio appassionato con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston. Per questo motivo, dopo la fine di Sanremo, i Ferragnez hanno attraversato una crisi matrimoniale pesante, si è parlato di divorzio, addirittura nella seconda stagione della serie TV The Ferragnez vediamo proprio il retroscena di Sanremo 2023, tristi in retroscena. Ad esempio, vi faccio un esempio, una volta durante una festa, mi pare alla fine di una serata del Festival di Sanremo, Fedez è andato da Chiara che si stava divertendo, si stava bevendo il suo bicchierino e tutto scazzato le ha detto io me ne vado, ciao. Lei al che lo ha supplicato letteralmente di restarle vicino, ma Fedez se n'è andato lo stesso impietoso, era troppo scazzato. I'm gonna go
my own way. Quindi Fedez non si mostrava orgoglioso di Chiara Ferragni e secondo me questo poteva celare non tanto il fatto che veramente lui non fosse orgoglioso di lei, ma il fatto che lui non si sentisse abbastanza rispetto a lei. Questa insicurezza magari veniva fuori nel suo trattarla come se lei fosse poco importante, un modo per ridurla, no? E indurla a percepirsi meno rilevante di quanto non fosse in realtà e quindi per percepirsi alla pari con lui. Questo poteva essere il pensiero inconscio che scatenava il comportamento di Fedez, secondo me. Ora, Fedez magari questo fatto che Chiara Ferragni fosse più potente di lui se lo poteva accollare mentre stavano insieme, perché in qualche modo lui giovava del grande potere mediatico di Chiara Ferragni, del fatto che lei fosse ricca e influente, cioè loro erano tipo Batman e Robin e lui era Robin ovviamente, ma adesso che non stanno più insieme lui secondo me vorrebbe brillare più di lei, vorrebbe essere Batman. Ciao ragazzi, questo è il mio fit check del venerdì mattina, maglietta per celebrare il Vaticano, cavo dell'iPhone che penso. E quindi secondo me ora sta tentando di danneggiare l'influenza di Chiara Ferragni sui social mettendo un limite alla narrazione della sua vita da mamma single con i figli, che potrebbe far faville. Il tutto secondo me per spostare l'attenzione del pubblico verso di lui, verso il nuovo Fedez. Cioè lui secondo me sta cercando di rendere noiosa Chiara Ferragni e la sua narrazione, la narrazione che fa sul suo profilo Instagram, per risultare più simpatico lui, ecco. Ma perché Chiara se la colla di mostrare i figli solo di spalle? Chiara non ha alternativa, ragazzi, lo deve assecondare per forza, perché per postare la foto di un minore online serve il consenso non di un solo genitore, ma di tutti e due. Un genitore che pubblica foto dei figli minorenni senza il consenso dell'altro genitore rischia addirittura di perdere la custodia, perché un comportamento simile può essere considerato segno di cattiva genitorialità e il giudice nel momento in cui dovrà valutare come distribuire, diciamo organizzare la custodia dei minori, valuterà pure queste cose. Ninna nanna, ninna questo bimbo a chi lo do? Glielo do alla sua mamma che però lo instagramma? No, glielo do al suo papino che è un santerellino. Sapete cos'altro mi fa pensare che i figli di spalle siano solo un modo per farsi i dispetti? Il fatto che la guerra dei Ferragnez su Instagram si stia giocando già in altri modi. Infatti Fedez smette di seguire Chiara su Instagram, Chiara smette di seguire Fedez, Fedez smette di seguire le sorelle di Chiara, Pomeriggio 5 smette di seguire Paloma, Chiara mette il segui a Giulia Valentina, la ex di Fedez, Giulia Valentina mette il segui a nessuno, solo a un account che posta foto di lumache. Mentre Fedez affronta tutte queste dinamiche, casa nuova, divorzio, custodia dei figli, gli viene tolto il suo podcast Muschio Selvaggio, fine di Muschio Selvaggio. Ad oggi infatti Muschio Selvaggio non è più condotto da lui. Facciamo un passo indietro. Fedez e Luis Sali, due soci proprietari di Muschio Selvaggio, nonché conduttori di Muschio Selvaggio, avevano litigato male. Luis accusava Fedez di non lasciargli decidere mai niente. Fedez accusava Luis di pretendere di decidere qualcosa. Alla fine Luis se n'era andato postando sul canale di Muschio Selvaggio un video contro Fedez in cui in sintesi gli diceva ciò: dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Nel video Luis diceva: Fedez mi ha offerto denaro per comprare la mia quota di Muschio Selvaggio così da togliermi finalmente dai piedi, ma io questo denaro l'ho rifiutato. Luis, ragazzi, non lo spiegava così, ma lo spiegava con un comodo PowerPoint che illustrava i passaggi della lite. Fedez così era rimasto a condurre il podcast da solo e poco dopo aveva rimpiazzato Luis con Mr. Marra, ma Luis non c'era stato e aveva impugnato in tribunale la questione con l'obiettivo di ripigliarsi Muschio Selvaggio. In tutto ciò, a detta di Fedez, Luis avrebbe smesso di pagare i dipendenti nonostante fosse ancora di fatto socio al 50%. Questo è un riassunto brevissimo. Poi, se volete approfondire la questione, trovate sul canale il videogiornale La crisi di Muschio Selvaggio, che dura tipo 2 ore, non ricordo più perché,
perché duri così tanto, cioè non so che cacchio io abbia avuto da dire, ma fate voi. Veniamo a oggi. Un giorno Fedez si sveglia e scopre che Muschio Selvaggio non è più suo. Il giudice ha deliberato e lo ha assegnato a Luis Salle. A nulla gli è servito dirlo alla mamma e dirlo all'avvocato. Cos'è successo? È successo che nel contratto esisteva una clausola chiamata roulette russa che prevedeva che in caso di stallo, se uno dei due soci avesse fatto un'offerta per comprare le quote dell'altro e questa offerta fosse stata rifiutata, chi aveva fatto l'offerta per primo avrebbe dovuto vendere le proprie quote. Tam tam tam. E in effetti Luis, nel video in cui raccontava la sua versione, diceva proprio, come vi raccontavo prima: Fedez mi ha offerto soldi per comprare la mia quota, per comprare il mio 50%, così da continuare il podcast senza di me, ma io ho rifiutato l'offerta. Ebbene, la clausola roulette russa avrebbe costretto Fedez a vendere il proprio 50% a Luis. Fedez avrebbe al che contestato la clausola e si sarebbe rifiutato di vendere a Luis la sua parte di Muschio Selvaggio. Alla fine quindi è stato Luis a dirlo all'avvocato per far valere i suoi diritti contrattuali, e quindi adesso in ultima istanza il giudice avrebbe disposto che Muschio Selvaggio sia di Luis e Fedez deve raccogliere la propria roba e sloggiare. Luis ce lo comunica ci comunica, diciamo, questa vittoria rilasciando un comunicato all'ANSA in cui dice: ora è responsabilità di Fedez determinare se intende conformarsi alla sentenza in tribunale cedendo le sue quote o se desidera trascurare la decisione, costringendo così Luis Salle a ricorrere nuovamente a vie legali per ottenere una sentenza che obbligherà Fedez a vendere le proprie quote e di conseguenza a ritirarsi definitivamente dalla gestione del podcast. Luis quindi cosa ci sta dicendo? Io non mi fermerò finché non avrò tolto Muschio Selvaggio a Fedez, fosse anche l'ultima cosa che faccio. Ma Fedez replica su Instagram con delle stories in cui accusa Luis di stare mentendo. Infatti scrive: il Tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Salle, anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Addirittura, ragazzi, Luis si è inventato una sentenza quando ancora manco è cominciata la causa. Strano soprattutto il fatto che solo un mese dopo Fedez pubblicherà delle stories su Instagram in cui dirà: è uscita l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, ospite Medi. Prima di girare la puntata abbiamo registrato una piccola intro io e Marra in cui raccontiamo il futuro di questo podcast, che purtroppo per ora si interrompe qui. Scelta sofferta da parte mia e di Marra, perché eravamo molto contenti della direzione che aveva preso questo podcast. Abbiamo lavorato duramente insieme a tutti i ragazzi per cercare di far evolvere questo formato in qualcosa di diverso, migliore, e purtroppo la situazione è una merda. In seguito andrà in onda ultimissima puntata di Muschio Selvaggio condotta da Fedez e Marra. Questo episodio con ospite d'onore Alex Mucci, una content creator di contenuti per adulti, che tra l'altro credo che sia sentimentalmente legata a Marra. Questo ultimo episodio sarà controverso, chiudono in bellezza, diciamo. Infatti durante la puntata si parla di e verranno mostrate proprio delle clip e verranno commentate, lasciate proprio, diciamo, in bella vista dietro il tavolo di Muschio Selvaggio. Ovviamente le parti diciamo interessanti sono sfocate, ma non sempre, qualcosa va a sfuggire alla sfocatura. Insomma, è talmente palese la cosa che sembra violarle di proposito le norme di YouTube, ragazzi. È come se Fedez avesse deciso di consegnare a Luis un canale danneggiato o addirittura chiuso. Il video ovviamente è stato limitato, è stato innanzitutto demonetizzato ed è stato reso vietato ai minori. E Fedez ha annunciato questa cosa su Instagram con un tono un po' passivo-aggressivo, secondo me. Io l'ho percepito passivo-aggressivo e questa cosa mi ha convinto ancora di più che lui abbia voluto fare una ripicca a Luis. Sentite. Ultima puntata del Muschio Selvaggio, in cui è una puntata un po' intellettuale. Recensiamo dei come se fossero però dei film d'autore, come se fossimo dei critici cinematografici. Ci hanno già ristretto il video per 18enni perché ci siamo dimenticati di coprire alcuni capezzolini e pistolini. Puntata molto divertente, e Muschio Selvaggio finisce qui, ragazzi.
cioè no, non so se finisce qui, passa nelle mani di Luis, io e Marra ci leviamo dai Ragazzi, io voglio incoronare Fedez il re della ripicca, cioè rompe con Chiara e le vieta le foto dei figli. Poi danneggia il podcast di Luis prima di consegnargli. Quest'uomo dovrebbe essere dello Scorpione, invece è bilancia ascendente bilancia. Ma i bilancia poi non erano quelli equilibrati, Fedez sulla bilancia ci pesa il rancore. Dalla puntata successiva Luis e suo fratello Martin Sall condurranno Muschio Selvaggio insieme. Addio Fedez. Quindi ragazzi, cosa significa? Che a meno che la causa per Muschio Selvaggio non sia iniziata e si sia conclusa nel giro di un mese, non è vero che Luis abbia mentito, era vero che c'era stata la sentenza o no? Quindi Fedez ha apparentemente diffuso una seconda versione dei fatti solo per confondere le acque. Per questa presunta balla, Striscia la Notizia andrà a consegnargli un tapiro e lo interrogherà sulla situazione, cioè della serie: ma che fai Fedez, che ci combini? Al che Fedez dirà: la situazione è insostenibile, di conseguenza abbiamo deciso di abbandonare il podcast. I soldi stanno letteralmente finendo. Quindi Fedez in sostanza non si poteva permettere di mandare avanti il podcast, è per questo che lo ha lasciato, non perché lui si ha vinto la causa. Certo, poteva aprire una raccolta fondi per mandare avanti il podcast, ma poi valla a sentire Selvaggia Lucarelli. Ciao ragazzi, sono la Iris dal futuro con il Filippo del futuro. Praticamente ieri c'è stata una novità, perché con Fedez si vive così. Fedez ha comunicato ieri mediante delle storie Instagram che lui e Marra si sono consultati e hanno deciso di rinunciare alla battaglia per riprendersi Muschio Selvaggio, perché a quanto pare ancora ci stavano pensando. Cioè sono tipo 10 puntate di Muschio Selvaggio che conduce Luis, ma a quanto pare Fedez ancora non aveva deciso di levarci mano. Sì. Perché Fedez diceva: voglio condurre Ios, non deve condurre sempre Luis. Vi riporto le parole di Fedez. Nelle scorse settimane, insieme a Mr. Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo ritrovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sall, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio. Vabbè, comunque nel frattempo ce ne eravamo già fatti una ragione, nonostante sia molto triste questa cosa. Comunque una cosa va detta: ho notato che da quando Luis Sall ha preso le redini del podcast le visualizzazioni sono scese in picchiata. Se prima, quando conducevano Fedez e Marra, un video sfiorava il 1.000.000 di views, ora la media è di 200-300.000 visualizzazioni e l'ultimo video non ha raggiunto nemmeno le 100.000, cioè dopo tipo 3-4 giorni dalla pubblicazione sta ancora tipo a 70.000 views. Quindi io dico, ragazzi, che Fedez e Marra potrebbero tranquillamente aprire un altro podcast e spaccare di nuovo. Mi rendo conto che non sia facile abbandonare un canale al quale hai lavorato per 4 anni, cioè vuoi o non vuoi, Fedez ci ha lavorato per anni, cioè aveva 4 anni di video accumulati e questi video continuavano a fare soldi. È un peccato rinunciare a questa cosa, ma è anche un peccato rinunciare del tutto a una collaborazione che funzionava così bene. Quindi Marra e Fedez, tornate con un nuovo podcast che faccia concorrenza a Muschio Selvaggio. La butto lì, lo potreste chiamare Prato Civilizzato. Fedez, ormai senza moglie, nulla tenente, disoccupato, non ha più un senso, le sue giornate sono vuote e quindi gli sale la crisi di mezz'età, o meglio la crisi adolescenziale, cioè raggiunge questo nuovo livello. Inizia a buttare i soldi, si compra la Ferrari, non una Ferrari qualsiasi, ma la nuova Ferrari Roma Spider, una macchina di extra lusso più lussuosa della sua vecchia Lamborghini. Ve la ricordate quella con cui un Natale se n'era andato in giro a regalare mazzette di 1.000 euro alla gente? Ecco, se con la Lamborghini regalava soldi dal finestrino, con la Ferrari i soldi gli escono direttamente dalla marmitta quando accelera. Tra l'altro ricordiamo, non sono sicura di averlo già detto, che Fedez è nulla tenente e infatti attenzione, nelle storie su Instagram inquadra suo padre e dice: lui comunque la guiderà più di me, e in sovrimpressione scrive: in realtà è sua. Quindi lui ci tiene a mettere i puntini sulle i di Ferrari e di suo padre. Lui viaggerà con la sua Fiat Punto, più alla sua portata. Fedez spiega con orgoglio che la sua Ferrari, anzi la Ferrari di suo padre, sia la primissima Ferrari Roma Spider consegnata in Italia.
Ma per Fedez è un periodaccio e infatti spunta un imprenditore che tra l'altro si chiama come lui, Federico, ma ha un cognome più intelligente, infatti si chiama Dotto, e questo Federico Dotto gli risponde: no, veramente la prima Ferrari Roma ad arrivare in Italia è stata la mia, io ce l'avevo da prima di te, mi è arrivata a gennaio, la tua al massimo sarà la seconda. Curiosità personale, si vince un premio, perché io ero rimasta che si faceva a gara per chi aveva l'auto che arrivava prima, adesso invece si fa a gara per chi ha l'auto che gli arriva prima. Prossimamente al cinema Fast but not Furious. A proposito, questa maglietta di Pampling, se volete riceverla per primi sbrigatevi a fare l'ordine, altrimenti rischiate di finire secondi come Fedez con la Ferrari Roma, il che pare dicono che sia una vergogna. Su Pampling trovate tante altre magliette simpatiche come questa e quest'altra. Che siate fan dei supereroi, amanti degli animali, delle serie TV o che adoriate le battute sarcastiche, Pampling è la maglietta giusta per voi. Mi raccomando, usate il codice Babilonia, perché usando il codice Babilonia innanzitutto sostenete il canale e poi perché potete aggiungere al vostro ordine un paio di calzini gratis come questi a vostra scelta. Torniamo a noi. La Ferrari Roma non è l'unico lusso che si concede Fedez per consolarsi da questo brutto periodo. Infatti nel periodo di Pasquetta pare che abbia pubblicato delle storie su Instagram che avrebbero lasciato, diciamo, gli esperti di vino a bocca aperta. Fedez infatti avrebbe mostrato una bottiglia di vino dal valore di circa 4.000 euro, minimo 4.000 euro, proprio prezzo di listino. Il nome di sto vino manco ve lo leggo perché non lo so pronunciare e tanto non credo che dovrò pronunciarlo mai al di fuori di qui. Un brindisi da 4.000 euro, ragazzi, alla nuova vita da single di Fedez. Fedez da questo momento in poi viene avvistato a tutte le feste più esclusive di Milano, frequenta pure la prestigiosa casa di Francesca Cipriani, accessibile solo ai soci, riprende a frequentare i rapper, lo vediamo insieme a Salmo, a Taxi B. Tra l'altro è appena uscita una canzone di Fedez e De Mischilla, quindi sappiamo già con chi sarà la sua prossima lite. Prossimamente Fede Giornalez, ragazzi, sul dissing tra Fedez e De Mischilla, non ve lo perdete. Il pantofolaio che con Chiara Ferragni non voleva uscire mai di casa improvvisamente diventa un esploratore della movida. Forse restare in casa per lui non è più divertente ma angosciante, o forse senza Chiara non può più permettersi l'abbonamento a Netflix. La vita di Fedez, un tempo incentrata sul suo ruolo di marito, papà e rapper incompreso, si trasforma in un turbinio di pettegolezzi. Improvvisamente iniziano a circolare delle voci. Fedez esce con la supermodella Nini Gogi Chaisvili. Non credo che Fedez potrebbe stare con una che ha un cognome così difficile. Cioè, vi immaginate una serie TV su Prime del titolo The Goji Chiveslets? Non mi sembra un brand forte, non rimane. Comunque, lei è la ex Miss Georgia e le voci partono da due bellissime foto. Due foto di un quadro durante una mostra d'arte postate, una da Fedez e una da Nina, ognuno sul proprio personale profilo Instagram. In pratica entrambi fanno la foto allo stesso quadro, nello stesso posto la stessa serata. Quindi, ragazzi, cioè non so se avete capito la gravità della situazione, sti due sono entrambi nello stesso museo, la stessa sera. C'è una donna nello stesso luogo in cui c'è Fedez. Sicuramente vanno a letto insieme, ma c'è addirittura un'altra prova che certificherebbe la relazione tra Nina e Fedez. Pare che la modella, in base a una foto postata da lei su Instagram, si trovasse in un luogo in cui c'erano le montagne proprio quando Fedez si trovava nell'Alta Savoia, dove ci sono le montagne. Forse è il momento di farci una vita, ragazzi. Sotto questa foto di Nina con le montagne, gli utenti iniziano a commentare: ma questo è lo stesso posto in cui si trovava Fedez nello stesso periodo? Hai una relazione con Fedez? E al che Nina rimuove la foto. E questo è il motivo per cui non ve la sto facendo vedere la foto, perché purtroppo non l'ho trovata. Questo suo cancellare la foto, capite bene che alimenta ancora di più le speculazioni, perché sembra che abbia la coda di paglia. Ma poi improvvisamente Nina la ghostiamo.
sappiamo, e inizia a girare voce che Fedez stia con Giulia Ottorini, un'influencer famosa per OnlyFans. Sembra improbabile perché c'è una differenza di età abbastanza importante, lei ha 22 anni, Fedez invece 34, però in realtà, se non sbaglio, lei fino a poco tempo fa stava con Mambo Losco, che è più o meno coetaneo di Fedez. In ogni caso le prove sono inconfutabili, pare infatti che Giulia Ottorini abbia respirato la stessa aria di Fedez. Fedez è stato avvistato infatti in California al Coachella con Giulia Ottorini, quindi lei secondo me dovrebbe fare proprio un test di gravidanza per escludere il rischio di mettere al mondo un figlio da fotografare di spalle. Tra l'altro non erano neanche da soli al Coachella Fedez e Giulia, se guardiamo la foto notiamo che c'era anche Alan di Una notte da leoni. No, non è vero, non è Alan. Ammetto di aver fatto ricerche per assicurarmi che non fosse Alan, non so chi sia, francamente, però, capito, cioè non capisco perché si sia ipotizzato il flirt di Giulia Ottorini con Fedez e non con questo tizio, vabbè. Guarda caso, poco dopo il rientro a casa, Giulia Ottorini posta questo TikTok in cui scrive: quando avete una relazione segreta, ma lui ti ha salutata in pubblico. Niente ragazzi, praticamente una conferma, cioè li consideriamo sposati. I commenti sono tutti così: Fedez palese, Fedez e Ottorini. Insomma, a questo punto ragazzi Giulia Ottorini risponde a uno di questi commenti sotto il TikTok per mettere a tacere ste speculazioni. Risponde per l'esattezza al commento di un utente che le scrive: aspetta, ma con chi hai una relazione segreta? Lui sarà l'ottimista del gruppo comunque, cioè lei ha una relazione segreta e questo tizio pensa che lei gli direbbe in un commento pubblico su TikTok con chi. Gli risponde Giulia Ottorini: con nessuno di famoso. Fine, avanti la prossima. Fedez vola a Parigi per la settimana della moda, sfoggiando un outfit che ce lo urla forte e chiaro, ragazzi, lo sentite? Lo sentite cosa ci urla il suo outfit? Mi sto Kanye Westizzando! Chiara Ferragni non c'è alla sfilata, strano perché le sfilate sono il suo habitat naturale, però praticamente è ancora rintanata in casa a causa del pandoro e della gogna mediatica conseguente. Tra l'altro ho dimenticato che a un certo punto succede questa cosa qua. Il giornale L'Espresso pubblica questa copertina in cui Chiara Ferragni è photoshoppata e truccata come un clown o forse come il Joker, non è chiaro se volessero farla sembrare un pagliaccio o il Joker. La copertina scatena un casino, andando a dividere l'opinione pubblica in due schieramenti opposti. Da un lato c'è chi condanna la copertina, che schifo questa copertina, e dall'altro c'è chi difende la copertina. Chi condanna la copertina dice: questo è accanimento contro Chiara Ferragni, non è una copertina professionale, è sessista, non offre nessun contributo al dibattito pubblico, sembra più un attacco alla sua persona che una critica al suo operato, e questa, signore e signori, è violenza nei confronti di una donna, anche perché guarda caso questo numero dell'Espresso va a uscire l'8 marzo in occasione della festa della donna, giusto, ma dall'altra parte c'è l'altro schieramento che invece dice: no, questa è una forma legittima di satira, il sessismo non c'entra una ciosba, perché l'Espresso in precedenza ha creato già tante copertine simili anche raffiguranti uomini. Ad esempio questa copertina vedeva Giuseppe Conte rappresentato anche lui come il Joker, qui vediamo Renzi rappresentato con il naso allungato come Pinocchio. Insomma, ci sono state altre copertine in cui veniva deformato il volto di personaggi potenti maschi. Ora non è che nous sommes Charlie solo quando la satira la fanno sugli uomini, giusto? Quindi, vabbè, l'avete già capito che secondo me l'accusa di sessismo è infondata proprio per questo, e anche perché l'articolo all'interno del giornale comunque Chiara Ferragni la trattava come un'imprenditrice, non come una donna. Infatti nell'articolo si trovava un approfondimento sulle società di Chiara Ferragni, sul modo in cui le gestiva, venivano evidenziati alcuni punti critici come la mancanza di trasparenza. Insomma, il senso di Chiara Ferragni conciata come Joker era una metafora, voleva essere secondo me una metafora per rappresentare la gestione vista come ingannevole delle sue società. Può essere considerato di cattivo gusto sfigurare il volto di un personaggio pubblico? La risposta è sì, può essere considerato di cattivo gusto, ma parlare di sessismo solo perché questa volta il soggetto è una donna sembra un modo facile, cioè sembra solo un modo facile per evitare di argomentare meglio, un modo per vincere facile, una scorciatoia per evitare un dibattito più approfondito. Sicuramente la tempistica della pubblicazione, l'8 marzo, è
sospetta e inappropriata, ma credo proprio che sia stata una coincidenza, perché l'Espresso, se non sbaglio, esce ogni venerdì settimanalmente, e se giusto sotto Marzo è caduto di venerdì, cioè è capitato. Vabbè, comunque, come reagisce Chiara Ferragni a sta copertina? Reagisce pubblicando una storia in cui dice solo: grazie a chi mi sta sostenendo dopo quella brutta copertina, fine. Quindi lei è di poche parole. Vabbè, asfaltare non è il suo forte, ma sapete di chi è il forte? Di Fedez. A usare Instagram per difendere Chiara, infatti, c'è proprio Fedez. Cioè, Fedez interviene per difendere la sua ex moglie, colpo di scena. Fedez infatti posta su Instagram il volto di Donato Ammaturo, il proprietario dell'Espresso, truccato da Joker nello stesso modo. Sotto l'immagine Fedez scrive: Espresso, a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia. Allora, Fedez si riferisce ad alcune controversie legate a Donato Ammaturo e alla sua azienda Ludoil. Infatti, cosa è successo? Che Donato Ammaturo è stato tirato in mezzo niente meno che nel caso Petrol Mafie, che ha documentato un traffico illecito di carburante. Praticamente una delle persone che è stata arrestata per questo traffico illecito di carburante, ovvero Giuseppe D'Amico, in una conversazione che è stata intercettata, indicava Donato Ammaturo come un prestanome del clan dei Casalesi, un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga, anche se qui si parla appunto di petrolio, quindi immagino anche di quello. Donato Ammaturo non è mai stato però formalmente accusato di niente, però capito, essendo che la sua azienda è stata menzionata nelle intercettazioni, resta il dubbio, ma non è che ci sono delle connessioni tra Donato Ammaturo e il clan dei Casalesi. Ecco, quindi Fedez dice: Espresso, perché non fai un'inchiesta per scoprirlo? Speravo a questo punto che Donato Ammaturo pubblicasse un video di scuse con la maglietta grigia, però niente. Ora, perché ho aperto questa parentesi sulla copertina dell'Espresso? C'è un motivo, io non vi racconto le cose così per perdere tempo. Torniamo a Parigi e alla sfilata, dove si trova Fedez. Ebbene, l'influencer Elisa De Panicis all'improvviso pubblica delle stories su Instagram in cui mostra proprio la copertina dell'Espresso e scrive: ma stiamo scherzando? Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne. Poi pubblica una seconda storia in cui scrive, sedetevi: tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per 3 ore e la cover dell'Espresso, ma dico io, what the f***, senza parole. Fedez si è limonato una a Parigi per 3 ore, ma cosa ci stai dicendo, Elisa De Panicis? Che qua ci stai provocando un attacco de panico. Bordello, ragazzi, non è neanche una cosa che dici, vabbè, ormai si sono lasciati, Fedez si può limonare chi vuole senza che Chiara Ferragni si arrabbi, persino Rosa Chemical si può limonare. No, perché il divorzio non è stato ancora firmato, cioè legalmente i Ferragnez sono ancora sposati, e se in questo frangente di tempo uno dei due si fa beccare a limonare qualcun altro, si considera adulterio. Non ci sono cavoli che tengono, le corna hanno conseguenze legali nel matrimonio, cioè il matrimonio è un contratto, è come una specie di società stipulata da 2 parti, i partner appunto. Una delle clausole presenti nel contratto di matrimonio stabilisce che dal matrimonio deriva l'obbligo di fedeltà reciproco. L'adulterio quindi è di fatto un motivo per richiedere il divorzio, non consensualmente da entrambe le parti, ma te lo chiedo io il divorzio perché tu hai violato i miei diritti contrattuali. È diverso perché può comportare penalità per chi ha commesso l'adulterio, cioè può venire influenzata la divisione dei beni, possono venirne influenzati gli accordi di mantenimento, può essere influenzata persino la decisione finale sulla custodia dei figli, perché il giudice comunque è umano, cioè lui guarda queste situazioni e pensa, questo comportamento forse può indicare mancanza di giudizio da parte di questo genitore. Ecco perché di solito finché non si firma il divorzio è sempre meglio tenersela nei pantaloni, perché spesso c'è l'altro coniuge allerta in cerca di prove, no, per avere la meglio in tribunale. Ora, non ci sono prove che Fedez abbia limonato con una donna sotto la Torre Eiffel, tantomeno per 3 ore, ma nel dubbio Striscia la Notizia gli porta un altro tapiro e con la scusa gli chiede se questa voce sia vera.
Risposta di Fedez, ragazzi, lo cito testualmente. Tu hai visto dei video delle foto? Sai che quell'influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno? Attenzione, Elisa De Panicis, secondo Fedez, lo stesso giorno in cui aveva sparato quelle stories, avrebbe poi rilasciato una nuova canzone poche ore dopo. Quindi sarebbe stata tutta una tattica per attirare più utenti nel suo profilo. Non fa una piega, una strategia di marketing tra l'altro geniale, una vera trappola per topi. Se non fosse che io, ragazzi, che vi devo dire, sono andata a controllare ed Elisa De Panicis non ha rilasciato nessuna canzone quel giorno, né nei giorni successivi. L'ultimo singolo di Elisa De Panicis è Teorema, uscito alla fine del 2023, mesi e mesi prima. Quindi mi pare che, come per Muschio Selvaggio, Fedez abbia solo introdotto una seconda narrazione, anche falsa, solo per confondere le acque. Nessuno infatti si prende la briga di verificare e ben presto ci si dimentica anche della presunta scappatella a Parigi. Ed è a questo punto il turno di un'altra donna, Ludovica Di Gresi. Si vocifera che Fedez abbia rimpiazzato Chiara Ferragni con una sua sosia, Ludovica Di Gresi, identificata dai giornali come una ragazza dell'alta borghesia milanese. Una ragazza dell'alta borghesia milanese. Mi sento un po' in bridge. Ludovica Di Gresi fa il suo debutto in società a fine febbraio al Cipriani, un locale esclusivo della Milano Bene. Alcuni suoi amici portano un nuovo amico. Questo amico è Fedez, quindi lei lo conosce tramite amici comuni. E Fedez è fresco di separazione da Chiara Ferragni, quindi insomma è più simpatico, si mette a chiacchierare con Ludovica e i due si fanno subito simpatia. Da quel momento in poi i due continueranno a uscire insieme, anche se lei dice e dirà sempre solo come amici, sempre con la loro comitiva e mai da soli. Cioè Ludovica smentirà categoricamente che tra lei e Fedez ci sia mai stato del tenero. Probabilmente Fedez è in friendzone. Ludovica Di Gresi non è come le altre, lei infatti non lo sa, ma sta per ritrovarsi coinvolta in un casino più grande di lei. 9 maggio 2024, Fedez e Ludovica vengono avvistati insieme al party per l'album di Capo Plaza in un club di Milano chiamato Volte. Un video riprende Fedez che parla con Ludovica Di Gresi in modo affettuoso. Fedez sembra che ci stia provando, cioè il suo mood è inequivocabilmente Demon Salvatore che flirta con la cena. Secondo gli esperti lettori di labiale dell'internet, Fedez le direbbe: ci spostiamo, vuoi spostarti? E quindi giustamente ciò viene interpretato come un andiamo a in posizioni che non ho mai provato prima con mia moglie. Ludovica in un'intervista al Messaggero dirà: sì, è vero, quella sera Fedez mi ha chiesto di spostarci, ma solo perché c'erano persone che continuavano a riprenderci con il cellulare e la cosa mi infastidiva. Lui vedeva che ero infastidita e quindi mi ha chiesto: ci spostiamo? E aggiungerà Ludovica, attenzione, con me c'erano anche altre ragazze, non capisco perché si siano fissati proprio con me. Perché sei bionda, te lo dico io, e ci aspettiamo che Fedez esca con una sosia di Chiara Ferragni, perché la Kanye West saga ha alzato le nostre aspettative in merito alla morbosità degli ex mariti. Cosa ne pensa invece Fedez di questo pettegolezzo? Fedez smentisce di avere una relazione con Ludovica Di Gresi nel programma La Zanzara, il programma radiofonico, e in particolare dice: io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta. Oh mio Dio, ragazzi, hanno riso insieme, sicuramente nudi. Mentre Fedez si dà alla pazza gioia, Chiara a un certo punto decide di fare sapere a tutti una cosa: è stato Fedez a lasciare lei. Infatti sotto una foto un utente le commenta: stupenda, ma Fedez, il tuo valore aggiunto. E Chiara gli risponde: purtroppo non è una scelta mia. Sotto lo stesso post, tra l'altro, riceve altri commenti ai quali risponde per chiarire, no? Per esempio, un utente le commenta: mi dispiace se la vostra famiglia si divide, ne soffrirete tutti. E Chiara risponde: sono d'accordo e non hai idea di come stia soffrendo io. Un'altra tizia le scrive: hai la faccia triste, torna da Federico, tutto si può risolvere, basta volerlo. Risponde Chiara: sì, ma devono volerlo in
due, quindi lei lo vuole, vorrebbe tornare con Fedez, ma Fedez no. Fedez intanto è impegnato a farsi frenzonare da Ludovica Di Gresi. Questi commenti bastano a molti per non percepirla più come la presunta truffatrice della situazione, ma come una vittima abbandonata dal marito in un momento difficile. C'è una cosa che nel social media marketing si chiama sentiment. Il sentiment è come la maggior parte delle persone si sentono riguardo a un argomento. Ad esempio, Vanna Marchi è un personaggio famoso, famosissimo, ma il sentiment nei suoi confronti è prettamente negativo, quindi diciamo che le aziende non la chiamerebbero per far loro da testimonial, perché il pubblico associerebbe il loro brand a una truffa. Ora, prima del Pandoro Gate il sentiment verso Chiara Ferragni era positivo, ma come sappiamo dopo il Pandoro Gate è sceso a picco e ora infatti tipo non è molto gradita al pubblico. Talmente negativo il suo sentiment che ancora oggi, dopo 5 mesi dallo scandalo, ha ancora i commenti limitati. Questo significa che continua a ricevere molti insulti, cioè lei sa che se aprisse i commenti riceverebbe più più parolacce che parole dolci. Ma nel momento in cui si scopre che è stato Fedez a lasciarla, nel momento in cui Fedez si fa riprendere mentre sembra flirtare con un'altra donna, il sentimento verso Chiara Ferragni si sblocca e sembra iniziare a migliorare in modo graduale, perché molte persone adesso empatizzano con lei. Fedez è l'ex che nessuno avrebbe voluto ma che tutte abbiamo avuto, e Chiara Ferragni non se lo merita. Questo è quello che si legge spesso, ragazzi, sull'internet. Chiara Ferragni non se lo merita, perché nonostante sia stata una pessima imprenditrice, è sempre sembrato che sia stata una moglie amorevole. Chiara ha sempre supportato il marito nei suoi momenti critici e ne ha avuti tanti di momenti critici. Cioè, Fedez vive di momenti critici, cioè è una persona difficile a cui stare accanto, una persona difficile da gestire, ha causato scandali, polemiche, liti, dissing, portando sempre la famiglia Ferragnez a vivere praticamente al centro di controversie, nonostante Chiara Ferragni si facesse i fatti suoi, se ne stava quanto più possibile tranquilla e anzi cercava di trattenerlo. Lei gli è sempre rimasta accanto, ma nel momento in cui per una volta è stata lei l'artefice di uno scandalo, Fedez si è dissociato e poi se n'è andato di casa e non è più tornato. A questo punto Fedez, dopo questo commento di Chiara, viene attaccato sui social e lui sembra impegnarsi per aggravare ulteriormente la situazione. Il 27 marzo infatti pubblica delle fotoricordo del periodo in cui si era operato per un tumore al pancreas 2 anni prima. Nonostante la carrellata di foto, non ce n'è manco una che ritrae la persona che più di ogni altra in quel periodo gli era stata vicino, sua moglie Chiara Ferragni. E quindi i commenti, ve li immaginate ragazzi, i commenti sono: sbaglio, Chiara, per te c'è stata in questo momento, hai avuto una moglie fantastica al tuo fianco, per fortuna che nel male c'è stata, tu invece accanto a lei nel momento del bisogno non ci sei stato, siete tutti uguali uomini di e lei c'era, ora l'hai lasciata sola nel suo momento del bisogno. Sinceramente mi dispiace per Chiara, troppo semplice stare insieme quando le cose vanno bene. Ora, il paragone tra il tumore e la presunta truffa non mi sembra molto appropriato. C'è un tumore, è una malattia che ti capita, c'è una disgrazia che ti scende dal cielo senza che tu faccia nulla per procurartela, non hai controllo su di essa, non te la sei cercata. Quello che invece ha fatto Chiara Ferragni, come abbiamo esaminato nella Chiara Ferragni saga, è stata una cosa che lei ha fatto di proposito sperando di non essere scoperta. La multa e le accuse che ha subito sono la conseguenza delle sue azioni, non è che si è svegliata un giorno con la diagnosi di pubblicità ingannevole. Semmai il paragone andrebbe fatto con tutti i casini combinati da Fedez, con tutti gli scandali sollevati da Fedez. Per dire, no? Questa rubrica si chiama Fede Giornalez proprio perché Fedez da anni fa scoppiare una polemica al giorno, quindi abbiamo ironizzato su questo fatto dedicandogli una rubrica, no? Dedicandogli una playlist. È successo che Fedez ha avuto un vero e proprio, potremmo dire, un botta e risposta. Oggi ragazzi parliamo di nuovo di Fedez. Bentornati in questo freschissimo Fede Giornalez. Bentornati nel Fede Giornalez di nuovo. Bentornati finalmente in un nuovo Fede Giornalez. Benvenuti in questo nuovo Fede Giornalez. Ma quale sarà la versione di Fedez? Perché bisogna sempre ascoltare due campane. Fedez è a questo punto che viene intervistato a Bella,
Salve da Francesca Fagnani. L'intervista ribalta ancora una volta il sentiment, perché a differenza dell'intervista rilasciata da Chiara Ferragni a Che tempo che fa, qui Fedez sembra genuino, parla delle sue debolezze e non solo dei suoi punti di forza, mostra il suo lato umano, non cerca di giustificarsi come ha fatto Chiara Ferragni a Che tempo che fa, ma al contrario espone i suoi lati più oscuri, parla del suo passato con la e poi ad esempio dice: io la beneficenza la faccio per tanti motivi, uno di questo è perché voglio farmi dire bravo, lo faccio anche per un ritorno d'immagine, non vedo perché dovrei negarlo, l'importante è che io la faccia, e alla persona a cui viene recuperato un polmone grazie a quella beneficenza, dice Fedez, non gliene frega niente del perché io abbia donato i soldi o abbia organizzato una raccolta fondi. Ma nel corso dell'intervista Fedez dice anche, parla anche della crisi matrimoniale con Chiara e dice delle cose interessanti. Dice Fedez: in realtà la nostra crisi matrimoniale andava avanti già da 3 anni e lo scandalo del Pandoro non è stato la causa della nostra rottura, ma ha contribuito effettivamente ad aggravare le tensioni nel nostro matrimonio, perché abbiamo litigato tanto per il Pandoro, in quanto Chiara, dice Fedez, mi aveva tenuto all'oscuro di tutto, io non ne sapevo niente, e quando è scoppiato lo scandalo, come minimo io volevo dire qualcosa, mi volevo difendere, cioè io per come sono fatto mi sarei difeso subito. Soprattutto, dice Fedez, mi volevo difendere quando hanno iniziato ad accusare me, che mi sbatto sempre per fare le cose in modo trasparente con la mia fondazione. E in effetti, ragazzi, torto non gliene do, perché ricordiamoci, nella Chiara Ferragni saga abbiamo visto che Fedez ogni anno pubblica un bilancio in cui annota veramente tutti i centesimi della beneficenza fatta, tutti i movimenti delle sue raccolte fondi, come sono stati investiti, che cosa si è costruito, che cosa si è fatto con quei soldi. Ecco, invece, dice Fedez, io dovevo stare zitto e per rispondere dovevo aspettare che un'altra persona gestisse tutto. Fedez, ragazzi, ha le manie di controllo, non ci dimentichiamo questa cosa, e doveva aspettare che un'altra persona gestisse le cose al posto suo in una situazione di crisi. Io, dice Fedez, avrei fatto cose completamente diverse. E poi sgancia la bomba. Fedez dice: Chiara era in buona fede, la responsabilità in realtà era in gran parte, per non dire tutta, di una sola persona, il suo manager, e mi è dispiaciuto che invece si sia presa la colpa solo lei. Sentite. Io una cosa so però, è che Chiara, tutti cercano e vedono la cattiva fede in questa cosa. Io sono sicuro che non vi è cattiva fede e a me spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando secondo me doveva e poteva spiegare che le responsabilità non sono, e se ci sono non sono solo sue. Ecco. Cioè dei suoi manager, vuole dire lei? Esatto. No, uno. Vabbè. È uno solo. E perché proprio Fabio Maria D'Amato? Fabio Maria D'Amato è il manager di Chiara Ferragni e lei lo definisce il suo braccio destro e anche il sinistro. Ma tra Fedez e Fabio Maria D'Amato non scorre buon sangue da sempre. Quindi Fedez avrebbe volentieri approfittato della situazione per mandarlo via, e infatti, se vi ricordate, effettivamente all'inizio girava questa voce, girava questo pettegolezzo che Fedez volesse licenziare Fabio Maria D'Amato. Ora, la mia teoria è questa, perché mi sono fatta una pippa mentale e ve la voglio dire. Ho fatto tipo una ricostruzione fantasiosa di come potrebbe essere andata. Ditemi che cosa ne pensate. Chiara Ferragni, secondo me, ha veramente tenuto Fedez all'oscuro di tutto. Io ci credo, perché lui è un po' rompiballe e magari essendo che lui comunque la beneficenza la fa in modo trasparente, in modo onesto, magari avrebbe avuto da ridire se avesse saputo di questa operazione di marketing un po' troppo appannata, un po' troppo ingannevole. Quindi lei, magari per non sentirlo lamentare, non gli ha detto niente. Quando un anno dopo è arrivata la maxi multa da 1 milione di euro per pubblicità ingannevole, Fedez
avrà guardato sta multa e avrà chiesto spiegazioni a Chiara, cioè che cacchio hai fatto, amo? E lei avrà risposto, amo, ma io non ne sapevo niente, ha fatto tutto Fabio Maria D'Amato, ma che cos'è questa cosa, boh? Ma non era vero, o meglio, magari Fabio Maria D'Amato le avrà dato l'idea, ma lei lo sapeva, cioè io non ci credo che lei fosse completamente all'oscuro di tutto. Quindi lei, nella mia teoria, per giustificarsi con Fedez e minimizzare la lite, evitare insomma che Fedez si arrabbiasse troppo, gli avrà detto, boh, ha fatto tutto lui. E al che Fedez però le avrà detto, ah sì, allora licenzialo. Chiara, al che, presa alla sprovvista, gli avrà detto, no, non voglio licenziare Fabio Maria D'Amato, non me la sento, gli voglio bene. Perché? Perché o lei effettivamente non aveva come scaricare tutte le colpe su Fabio Maria D'Amato, in quanto lui avrebbe potuto tranquillamente dimostrare che lei fosse al corrente di tutto e che fosse complice se lei l'avesse sputtanato, o magari semplicemente Chiara Ferragni potrebbe non aver voluto licenziare Fabio Maria D'Amato perché ormai non sa fare più niente senza di lui, cioè è del tutto dipendente da Fabio Maria D'Amato, senza di lui non saprebbe neanche allacciarsi le scarpe, visto che è il suo braccio destro e pure il sinistro. Perché Fedez le avrà detto, ah sì, quindi preferisci salvare la faccia a lui invece che salvarla a me, a noi? Allora facciamo così, o licenzi lui o me ne vado io, scegli o me o lui. Vabbè, ancora un po' vuota, però più o meno. Questo, ragazzi, è quello che è successo nella mia immaginazione. Vi prego però, Ferragnez, se ci ho azzeccato fatemelo sapere, anche tra 50 anni quando cadrà il segreto di Stato. Torniamo all'intervista, torniamo a Belve. Fedez con questa intervista si riprende la simpatia del pubblico. Se non fosse per una cosa che dice a un certo punto e che diciamo manda un po' tutto in bacca. Praticamente a un certo punto Francesca Fagnani gli chiede, e cosa ti ha fatto innamorare di Chiara? E lui risponde il sesso. Cosa l'ha fatta innamorare di sua moglie? Onesto? Non che ci sia qualcosa di male, ma alla stessa domanda in passato, quando stava con Chiara, aveva risposto molto diversamente. Sentite. Cos'è che l'ha fatta innamorare di Chiara Ferragni? Non c'è mai una cosa. Dire una cosa è riduttivo ed è più da mossa da me. È stata la prima persona con cui mi sono potuto confrontare apertamente, è stata la prima persona a cui ho raccontato cose che non ho raccontato a nessuno. Prima di essere marito e moglie siamo come due miserie. Onesto? Quindi secondo me quello di Fedez è stato un tentativo di apparire molto onesto, trasparente, troppo trasparente, lui praticamente si lava con il vetril, a differenza di Chiara che invece è costruita, è poco autentica. Questa è una cosa che le viene molto criticata, no? Spesso Chiara Ferragni viene paragonata a Fedez e si dice che comunque tutto sommato Fedez è molto più sia molto più genuino di lei. B, secondo me l'altra intenzione di Fedez, magari inconscia, che lo ha portato a dire di Chiara mi ha fatto innamorare il sesso, sarà stata quella di svilire, sgonfiare un po' l'immagine di Chiara Ferragni, evitando di farle complimenti che avrebbero potuto indurre le persone a provare sentimenti positivi per lei. Se Fedez avesse detto io mi sono innamorato di lei perché è una persona determinata, perché mi sosteneva, comunque le avrebbe fatto un favore, ci avrebbe associato Chiara a qualità che ce l'avrebbero fatta apprezzare più di quanto apprezziamo lui magari, e il suo piano di diventare Batman sarebbe fallito proprio adesso che ha anche la Batmobile. Nonostante questo siparietto, finita l'intervista, il sentimento comune mi è sembrato essere: Fedez, con tutti i suoi difetti, comunque è una persona più autentica di Chiara, io sto con Fedez. Ma quello che combina la notte del 21 aprile cambia di nuovo le carte in tavola. Nessuno se lo aspettava. Fedez fa la boccia a Cristiano Iovino, il personal trainer delle celebrità italiane. Se non sapete cosa significhi fare la boccia, avete due possibilità: o vi trasferite per un anno a Palermo e comunque sperate di non scoprirlo lo stesso, oppure continuate a guardare il video, è a vostro rischio e pericolo. È una notte di festa al The Club, un rinomato locale di Milano nel quartiere di Brera. Il The Club viene descritto dai giornali come un locale glamour, ma
ma ho fatto un giro tra le recensioni e sono rimasta di sasso. Non solo la stragrande maggioranza di recensioni è pessima, ma le esperienze che vengono raccontate sono agghiaccianti. Io non ho mai visto niente del genere su TripAdvisor, ragazzi, pare la pagina di un libro thriller. Viene descritto come un locale innanzitutto molto caro, vabbè, frequentato da Fedez, non mi aspetto certo che se ne vada in champagneria. Qualcuno racconta di aver pagato un tavolo 200 euro, eppure nonostante ciò si tratta, da quello che leggo, di un locale molto angusto dove non ci si può muovere e si respira a stento. Qualcuno scrive: se ci fosse stata una qualsiasi emergenza saremmo morti tutti. Vengono segnalate innumerevoli e costanti risse, ma la parte peggiore è un'altra. Il personale, secondo tipo il 99% delle recensioni, sarebbe maleducato e i bodyguard sarebbero violenti. Non si contano neanche, ragazzi, le recensioni in cui c'è scritto personale maleducato, butta fuori i cattivi, violenti, maleducati. Vi riporto solo una delle tante recensioni che mi hanno lasciata così. Al ritorno dall'uscita per fumare sono scivolata sulle scale sbattendo molto forte la testa e la schiena. Dei ragazzi mi hanno aiutata ad alzarmi mentre piangevo dal dolore, mentre il carinissimo butta fuori mi buttava letteralmente fuori perché stavo facendo troppe storie. Non riuscendo ad alzarmi ci ho messo un po'. Quando ho chiesto di farmi rientrare perché c'erano i miei amici e tutte le mie cose dentro, mi hanno allontanata sgarbatamente dall'ingresso. Presa dal panico, dopo circa 20 minuti me ne sono andata a casa da sola alle 4 del mattino, senza telefono, senza cappotto e senza borsa perché nessuno mi faceva entrare. Un'altra recensione che mi ha scioccata è questa: pessima esperienza. Ho partecipato con amici a una serata in cui era previsto aperitivo in un locale più un ingresso in omaggio al The Club. Nel primo locale tutto ok, ma al momento di entrare al The Club ci è stato chiesto di pagare €1 a testa. Abbiamo fatto notare come la cosa non fosse corretta, dal momento che la serata era pubblicizzata come interamente gratuita. In tutta risposta, il PR all'ingresso ci ha strappato di mano i biglietti che ci consentivano l'ingresso. Una delle recensioni più recenti risale a meno di un mese fa, maggio 2024, pochi giorni dopo il casino di Fedez, e si dice in questa recensione: personale molto arrogante, butta fuori da eliminare proprio, non fanno il lavoro che dovrebbero fare e soprattutto alzano le mani. Affermo ciò in quanto mi son preso dei calci gratuiti dal butta fuori per una sigaretta. Da quello che ho capito lui praticamente stava fumando dentro. Mi ha chiesto di uscire dal locale e io educatamente mi stavo dirigendo verso l'uscita, ma il butta fuori si è rivolto in modo sgarbato, arrogante e presuntuoso, iniziando ad alzare le mani dicendomi di sbrigarmi ad uscire, e nello stesso tempo venivo preso a calci gratuitamente. Era da denunciare. Non ci metterò più piede in quel locale. Uno va qui per divertimento e per un butta fuori che non fa il lavoro giusto mi devo trovare pieno di lividi. Ora, nelle recensioni viene segnalato anche che il locale sia frequentato da gente pericolosa. Qualcuno scrive: locale frequentato da scappati di casa. L'ospite d'onore è Fedez la sera del 21 aprile. Fedez infatti è il DJ della serata, il responsabile della selezione musicale. Agli ospiti del privé c'è Cristiano Iovino, noto personal trainer romano che ha lavorato con molte celebrità, ma la sua fama si deve al gossip. Infatti è noto per avere preso un caffè con Ilary Blasi, cioè in pratica Ilary Blasi una volta ha detto di avere preso un caffè con Cristiano Iovino quando ancora era sposata con Totti, ma poi Cristiano Iovino ha rilasciato un'intervista al Messaggero in cui ha detto: un caffè? Ma quale caffè? La nostra relazione è durata mesi, ci vedevamo principalmente a casa mia e c'è stata una frequentazione intima. Per questo motivo Cristiano Iovino è divenuto un testimone chiave nella causa del divorzio tra Totti e Ilary Blasi, sempre per la questione delle corna, no? Che poi diventano problemi legali. Ma cosa ci fa Fedez al The Club? Un luogo oscuro frequentato da gente pericolosa. Fedez è la gente pericolosa a quanto pare. Infatti questa è una foto di Fedez al The Club con la sua comitiva di amici, un gruppo non proprio tranquillo. Seguitemi ragazzi, perché adesso le cose si andranno complicando mano a mano. Sopra Fedez ci sono il rapper Taxi B e Ludovica Di Gresi. Questo con il braccio intorno al suo collo invece è Christian Rosiello, il bodyguard di Fedez. Nella vita privata Christian Rosiello è intanto un allenatore di kickboxing, quindi uno che se ti vuole menare, attenzione, ti fa male.
nonché un ultra del Milan molto noto nella curva sud milanista, e non è l'unico ultra del gruppo. Il tizio che Fedez sta abbracciando infatti è Islam Agag, detto Alex Cologno. In che senso? Cioè, lo devo chiamare Islam Agag o lo devo chiamare Alex Cologno? Islam Agag, detto Alex Cologno, è un tizio che vedere insieme a Fedez in questi atteggiamenti affettuosi mette a disagio, perché dovete sapere che Islam Agag, detto Alex Cologno, recentemente, quindi comunque dopo questa foto, è stato arrestato dopo la partita Milan-Cagliari, ma niente di che, cioè praticamente lui e altri ultra hanno accolto un ragazzo di 25 anni dopo averlo inseguito per il ristorante e averlo preso a colpi di sedie e tavoli per motivi calcistici. La giudice per le indagini preliminari ha stabilito che lui, Islam Agag, detto Alex Cologno, e altri 2 capi ultra hanno dimostrato di non sapere contenere gli impulsi violenti e di avvalersi della peculiare forza intimidatrice del gruppo di appartenenza. Che vuol dire la peculiare forza intimidatrice del gruppo di appartenenza? Vuol dire che gli ultra sono noti per essere prepotenti, cioè c'è gente che ha paura di loro e questi qua se ne approfittano, cioè loro vanno in giro, capito, sentendosi Chuck Norris e si avvalgono della forza intimidatrice del loro gruppo e si comportano in modo violento. Ora, non mi piace generalizzare, ragazzi, neanche in questo caso me la sento di dire che tutti gli ultras sono uguali, perché non lo so, cioè sinceramente non lo so, non è un ambiente che frequento, non è un ambiente che conosco. Sono pronta a scommettere che tra le file della curva sud ci sia qualche tifoso innocuo, educato, che non farebbe male a una mosca, a meno che quella mosca non tifi la squadra avversaria, ma tendenzialmente ciò che si sa degli ultras è che siano un gruppo che possiede un forte senso di identità e appartenenza. Hanno la passione in comune per la stessa squadra di calcio, condividono la bandiera, gli inni, le emozioni durante le partite, condividono l'obiettivo, vincere contro la squadra rivale. Il problema degli ultras però è che la passione per la squadra a volte e neanche troppo raramente, ragazzi, scema in episodi di prepotenza, se non addirittura in episodi di violenza. Quante volte è capitato di sentire che gli ultra abbiano combinato un casino, abbiano picchiato dei tifosi della squadra avversaria? E perché questo succede? Perché nel gruppo c'è un forte sentimento di noi contro loro, noi milanisti ad esempio contro loro strong. Questo sentimento di noi contro loro si amplifica in momenti di forte stress e forte emozione, e le partite sono momenti di forte emozione e anche forte stress, perché c'è la paura di perdere, e quando la squadra degli ultra effettivamente perde è una tragedia, cioè la frustrazione è pesante, e questa frustrazione, quando vedi i tifosi dell'altra squadra, gli ultra dell'altra squadra che esultano e deridono te e la tua squadra, no? Avete perso e noi abbiamo vinto, avete perso, siete più deboli di noi siamo più forti di voi. Ecco, questa frustrazione si trasforma in rabbia, ed è naturale provare rabbia verso la squadra avversaria che vince, perché la colpa è sua. Ora, dopo 90 minuti in cui hai provato un'escalation di forti emozioni che hai esternato, cioè ti sei abituato, no? Durante la partita a esternare le emozioni che provavi, urlando, saltando, facendo il tifo. Ecco, dopo 90 minuti l'emozione che provi ti viene da esternarla, da continuare a esternare, e quindi puoi agire in modo violento, non necessariamente contro qualcuno, puoi sbattere i piedi, puoi tirare un pugno alla sedia, puoi bestemmiare, però cerchi comunque un modo per rilasciare la tensione accumulata gradualmente. Ora, questa tensione accumulata, quando non è di un singolo, ma di un gruppo molto numeroso e molto unito, quali sono gli ultra, capiti che esploda in una furia. Esempi: articolo del 14 maggio 2024. La sconfitta dei Lilla scatena la furia ultra. Danni per 100.000 euro. Tifosi lasciati liberi di distruggere spalti e manto erboso. Poi, articolo del Corriere della Sera del 22 maggio. Tifosi del Milan picchiati dagli ultra a Reggio Emilia per l'invasione di campo. Nelle immagini filmate da alcuni tifosi in tribuna si vedono alcuni ultra del Milan colpire con violenza altri sostenitori della propria squadra. Schiaffi fortissimi in pieno volto e calci, alcuni anche di spalle.
Come si danno i calci di spalle? Cioè tipo calci all'indietro. Erano di spalle quelli che li hanno presi i calci. In generale dobbiamo calcolare un fatto, che quando una schifezza la facciamo in gruppo ci sentiamo meno responsabili, perché la responsabilità è distribuita a tutti. Infatti, se ci fate caso, questi articoli non è che fanno nomi e cognomi, non è Iris Babilonia ad avere dato un calcio di spalle a un tifoso, ma il gruppo degli ultra. Io sono anonima in mezzo a quel gruppo, quindi non temo le conseguenze sociali, non temo ad esempio il biasimo, non temo il giudizio di chi mi conosce, perché non ci prendiamo in giro, ragazzi. C'è uno dei motivi per cui ci comportiamo bene è la paura del giudizio della società. Io vorrei veramente menare un sacco di gente, ma so che se sarò violenta verrò giudicata male, quindi evito. E nel gruppo degli ultra però che cosa succede? Che fai parte di un gruppo, di una piccola società in cui la violenza talvolta da alcune di queste persone è giustificata, perché dimostra semplicemente quanto tu ci tenga alla tua squadra, no? Quanto tu sia animato dall'amore per la tua squadra. Di conseguenza si teme meno il giudizio, perché lo sai che non verrai giudicato male dalla tua piccola società, dal tuo piccolo gruppo in cui ti identifichi, ecco. E non tutti quelli che che verranno approvati comportandosi da bulli riescono a trovare altri motivi per trattenere i loro istinti più bassi. Ora, per tutte queste complesse dinamiche, il mondo ultra è un po' una giungla. Attenzione, mi rifaccio alle ricerche fatte online. Ripeto, non ho mai frequentato direttamente nessun ultra, quindi se mi volete contraddire, rettificare o raccontare o se volete raccontare la vostra esperienza con gli ultra, fatelo nei commenti, ragazzi, arricchireste molto il valore di questo video, anzi. Allora, pare che gli ultras, che tra l'altro non ho capito manco se si dica ultra o ultras, quale sia la differenza, se ci sia una differenza, forse ultra è singolare, ultras è plurale, a tipo spagnolo, non lo so. Comunque pare che gli ultras eleggano i loro capi in base alla forza fisica. Più sei muscoloso, alto, peloso no, perché ho detto peloso, più sei mastrolindoso, più sei adatto al ruolo. Pare anche che, e questa, ragazzi, è la cosa che mi ha fatto dire, no, però, cioè, io veramente devo dire una cosa del genere, posso permettermi di dire una cosa del genere senza averne esperienza diretta, però che vi devo dire, c'è comunque un'informazione che ho trovato su diverse fonti, quindi ve la riporto. Pare, cioè, confermatemi o smentite questa cosa, non so, voglio capire, pare che un'altra qualità per diventare grande capo degli ultras sia avere precedenti penali, perché molti ultras sono antisistema. Tra l'altro c'è questa cosa, no, che tra gli ultras ci sia, cioè che gli ultras si organizzino in una gerarchia, quindi proprio c'è il capo, no, c'è il leader e poi ci sono gli strati sociali, c'è chi ha ruoli, c'è il direttivo. Inoltre uno degli slogan degli ultras è, e questa cosa ci servirà, ultras nella vita, non solo alla partita. Quindi è uno stile di vita che questo gruppo mantiene anche fuori dallo stadio, cioè se ci vediamo tutti insieme in un locale, per esempio al The Club, anche lì ci comporteremo da gorilla che devono dimostrare di essere più forti degli altri, anche lì saremo noi contro loro, lo troveremo un loro. Torniamo a Fedez. A quanto pare Fedez va in giro con gli ultras milanisti. Nel suo gruppo ne abbiamo già individuati due: Cristian Rosiello, il suo bodyguard, e Islam Agag, detto Alex Cologno. Ma pare che ci sia un filo che collega questi ultra del Milan ai rapper di Milano. Seguitemi, perché adesso veramente le cose si faranno molto confuse. Infatti Fedez probabilmente si è avvicinato agli ultra del Milan quando ha lanciato insieme a Lazza la Bohem, una bevanda gasata e leggermente alcolica. Questa bevanda di Fedez e Lazza ha ottenuto il ruolo di sponsor del Milan, e proprio da quando è subentrato questo affare con il Milan Fedez si è visto spesso alle partite. Vi ricordate quando suo figlio Leone è entrato in campo insieme a un calciatore del Milan e su Twitter un tifoso della squadra avversaria ha scritto, riferendosi al Leone e al calciatore: avete un solo proiettile, chi colpite? Ecco, pare che proprio dopo quell'evento Fedez abbia assunto come guardia del corpo un bodyguard tra gli ultras del Milan.
Cristian Rosiello, ed è probabile che Fedez e Lazza da qui in poi abbiano fatto amicizia anche con altri ultras. Ma a Fedez e Lazza e al loro circolo di ultras è collegato anche un altro rapper, Emi Schilla. E qui il mistero si infittisce ancora di più. Di quale mistero sto parlando, ragazzi? Ora capirete, tranquilli. Sul profilo di Islam Agag, detto Alex Cologno, ci sono fotine insieme all'amichetto Emi Schilla. Sotto queste fotine Emi Schilla lascia dei commentini amichevoli. Anche Emi Schilla quindi pare essere amico non solo di Lazza ma anche di Islam Agag, detto Alex Cologno. E fin qui, vabbè. Ma attenzione, questa è la foto di un'altra serata, svoltasi mesi prima. In questa foto riconosciamo Fedez, Emi Schilla, Cristian Rosiello, il bodyguard di Fedez, Islam Agag, detto Alex Cologno, e Fabiano Capuzzo. Fabiano Capuzzo è uno di quei tizi che tu dici: ma che cacchio ci fa Fedez con lui? O più che altro che cacchio ci fa lui con Fedez? Cioè Fabiano Capuzzo, ragazzi, c'ha alle spalle denunce per spaccio sin da adolescente, processi per lesioni e rissa, c'ha addirittura, proprio ciliegina sulla torta, una condanna per tentato omicidio. Seguitemi, ragazzi, perché adesso vi si fonde il cervello. Fabiano Capuzzo è proprietario della Italian Ink di Monza, una barberia particolare, figa, dove puoi tagliarti i capelli, farti la barba e, già che ci sei, farti un tatuaggio. Ma è proprietario non da solo Fabiano Capuzzo, no, è proprietario insieme a Emi Schilla. L'hanno aperta insieme il 3 ottobre del 2023. Tra l'altro all'inaugurazione pare che ci fosse anche Lazza, quindi è tutta una combriccola. Può la situazione sembrare più appannata di così? Sì. Italian Ink non è un negozio singolo, è un franchising e non è Emi Schilla il proprietario, non è lui ad aver aperto il primo punto vendita. Il primo ad aprire un punto vendita Italian Ink è Luca Lucci, il leader degli ultras del Milan. Luca Lucci ha aperto il primo Italian Ink nel 2020 in Brianza, è lui a gestire l'intero franchising Italian Ink. Dopo aver aperto il primo Italian Ink, Luca Lucci è stato arrestato per traffico di droga. Ragazzi, ma no, tipo lo spaccino di quartiere, tipo Pablo Escobar. Ma andiamo per ordine. La carriera criminale di Luca Lucci inizia il 15 ottobre 2009 durante la partita Milan-Inter. Praticamente Luca Lucci e altri tifosi ultramilanisti avevano esposto uno striscione e sto striscione dava fastidio ai tifosi interisti nell'anello di sotto perché impediva loro la visibilità. Gli interisti, al che per dispetto gli avevano danneggiato lo striscione e quindi i milanisti li avevano menati. Si era scatenata una rissa e da questa rissa 6 tifosi interisti ne erano usciti feriti, uno con il setto nasale rotto, un altro con un distacco della retina che poi praticamente in seguito a complicazioni ha proprio del tutto perso l'occhio. Questo tizio si chiama Virgilio Motta e tra l'altro più avanti si ma i familiari specificheranno che l'evento non sia da collegare alla rissa. 7 ultra del Milan erano stati arrestati per questa rissa, tra cui questo Luca Lucci, oltre che anche suo fratello Francesco Lucci, entrambi messi ai domiciliari. Luca Lucci si fa i domiciliari, esce e viene arrestato di nuovo per traffico di droga. Patteggia una condanna di 1 anno e mezzo, la sconta, esce. Nel 2020 apre la catena Italian Ink, ma viene intercettata dalla polizia una nave carica di 350 kg di cui 10 kg erano diretti proprio a Luca Lucci. 10 kg di Tra l'altro la nave che trasportava la roba veniva dal Brasile ed è stata intercettata, lo sapete come? Praticamente c'era così tanta che è andata a finire nel motore e quindi la nave è andata in avaria, cioè tipo la nave strafatta. Insieme a Luca Lucci vengono arrestate altre 21 persone, ma dalle indagini emerge che Luca Lucci sia quello a capo dell'operazione, cioè sarebbe lui ad avere pianificato l'attività attraverso una chat in cui usava il nickname Belva Italia. Tramite questa chat Luca Lucci, il signor Belva Italia, intratteneva relazioni con
trafficanti in Brasile e in Marocco. Luca Lucci viene arrestato e patteggia una condanna di 6 anni e 4 mesi. Sarebbe quindi attualmente ai domiciliari ed ecco perché probabilmente non è alle feste insieme agli altri. Ma nel frattempo, mentre sconta la pena, lui si dà da fare, imprenditoreggia e apre altri punti di Italian Inc. Ognuno di questi Italian Inc. è riconducibile a un ultra milanista, cioè lui lo mette nelle mani di un ultra milanista. Uno di questi ultra milanisti è Amy Schilla, anche lui infatti si vanta di avere un posto privilegiato nella curva, ma lui è, diciamo, il titolare di questo Italian Inc. insieme a Fabiano Capuzzo, quello con un curriculum criminale di tutto rispetto che include anche l'accusa di tentato omicidio, proprietario di Italian Inc. insieme a lui. Tra l'altro anche questo Fabiano Capuzzo nel 2022, un anno prima di aprire il negozio con Amy Schilla, era stato arrestato e indagato in seguito al ritrovamento di 15,7 milioni di euro nascosti dentro una parete finta. Insomma, erano soldi che venivano dal traffico di roba. La domanda è: ma sti tizi, ma perché si incucchiano con Fedez? Criminali, omoni arrabbiati, trafficanti internazionali, e se ne vanno in giro con Fedez che gli rovina la reputazione. Obiettivamente, ragazzi, cioè, ma ce lo vedreste voi Pablo Escobar che si fa la birretta con Fedez, con Amy Schilla, c'è l'aperitivo con Amy Schilla? Perché questi tizi si avvicinerebbero a personaggi tanto famosi? C'è un motivo? Ne traggono qualche vantaggio? Ha provato a rispondere a questa domanda niente meno che il presidente dell'antimafia di Milano, David Gentili, intervistato dalla trasmissione Zona Bianca. Secondo lui, ragazzi, ci potrebbero essere due spiegazioni. Se parliamo di queste persone come ultra e basta, allora gli ultra si avvicinano alle celebrità per prestigio, cioè per dare prestigio alla loro squadra. Fine. Se parliamo di queste persone come criminali è diverso, soprattutto se ne parliamo come trafficanti è diverso. I trafficanti, in base alle sue conoscenze, attenzione ragazzi, non si sta dicendo che sia così in questo caso, ma in base alle conoscenze del presidente dell'antimafia di Milano, i trafficanti si avvicinano alle celebrità di solito perché vedono in loro un'opportunità imperdibile, quella di usarli come prestanome. Cioè, tu che sei famoso ti intesti un negozio, fai finta di essere il proprietario, anche se in realtà non sei tu il proprietario, non lo gestisci veramente tu, sei il proprietario solo sulla carta, ma mi fai questo favore in cambio di magari una percentuale, oppure perché siamo amici e tu sei un po' scemo. A che serve questo movimento? Serve perché, essendo queste celebrità già molto ricche, è più facile per i trafficanti far passare grandi somme di denaro senza che nessuno si insospettisca. Tra l'altro mi viene in mente la Toya Jackson. Chi di voi ha visto il secondo capitolo della Michael Jackson saga? Vi ricordate quando la Toya diceva di essere stata probabilmente usata per trafficare droga a sua insaputa, in quanto il suo essere famosa le permetteva di bypassare i controlli in aeroporto? Ecco, figuriamoci poi se ti muovi sul jet privato. Sono tutte speculazioni, ragazzi, però veramente io, se fossi in Fedez, in Lazza o in Amy Schilla, mi controllerei sempre attentamente le tasche, nel dubbio, cioè non vivrei proprio tranquilla. Non so, io sono dell'idea che chi va con lo zoppo impara a zoppicare, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Proprio io credo fermamente a questi detti popolari che sono molto sentiti nella mia terra. Comunque, piccola curiosità, ragazzi, Luca Lucci è già stato al centro del gossip, se così lo vogliamo chiamare. Infatti nel 2021 Matteo Salvini era stato fotografato a una festa della Curva Sud con Luca Lucci sotto braccio, e questa cosa aveva sollevato una polemica. Cioè, Salvini, un politico cioè diciamo un personaggio così potente, a braccetto con un pluripregiudicato, tutto a posto, al che Salvini si era difeso dicendo: non lo conoscevo, era la prima volta che lo incontravo, faccio foto con un sacco di gente, purtroppo allo stadio ci sono tifosi per bene e tifosi meno per bene. Quindi persino Salvini aveva avuto il buon gusto di dissociarsi da questa tipologia di ultra da lui definiti meno per bene.
Torniamo alla notte del 21 aprile, al The Club. Fedez è al The Club con Taxi B, Cristian Rosiello, Ludovica Di Gresi, Islam Agag detto Alex Cologno e altri i cui volti però sono censurati. La stessa notte al The Club c'è anche Cristiano Iovino, ma lui è con un altro gruppo, cioè sa per i fatti suoi. Ricostruiamo a questo punto la notte del 21 aprile, incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza con i racconti dei testimoni oculari. Ore 2:50 di notte. Cristiano Iovino, secondo i testimoni, sta parlando con una ragazza bionda quando Fedez perde le staffe. Scoppia una rissa tra Fedez e Cristiano Iovino dentro la discoteca, ragazzi, dentro il The Club, e questa rissa coinvolge diverse persone. I testimoni dicono c'erano bicchieri che volavano, bottiglie spaccate, gente che faceva a pugni. I filmati delle telecamere di videosorveglianza del The Club realizzati con queste telecamere che si trovano in punti strategici della discoteca mostrano i buttafuori che intervengono per allontanare prima Cristiano Iovino e poi Fedez con un gruppo di 6 amici, tra cui quella che sembra comunque Ludovica Di Gresi e Cristian Rosiello, il suo bodyguard. Questo è Fedez mentre viene allontanato dalla security. Il giorno dopo a Milano si spettegola. Oh, ma lo sapete che ieri sera Fedez e Cristiano Iovino hanno fatto a botte? E tutti si chiedono perché, cioè quale sarebbe stata la causa scatenante di questa rissa. Ci sono 4 versioni. Prima versione: Cristiano Iovino avrebbe rivolto un commento inappropriato e sgradevole a Ludovica Di Gresi e Fedez, sentendosi in dovere di difenderla, avrebbe reagito con violenza. Seconda versione: la lite sarebbe iniziata a causa dell'alcol e quindi non a causa di una ragazza, cioè non c'entrava nessuna ragazza, ma solo il fatto che fossero tutti molto ubriachi. A sostenere questa versione sarà il titolare del The Club, che secondo me però vuole cogliere solo l'occasione per ricordare ai gentili lettori dei giornali che al The Club si vende alcol potente. Terza versione: Fedez avrebbe cacciato un imbucato dal suo tavolo e questo imbucato era amico di Cristiano Iovino. Cristiano Iovino si sarebbe seccato e quindi avrebbe dato un pugno a Fedez, scatenando la rissa. Quindi sarebbe stato Cristiano Iovino a cominciare in base a questa terza versione. Quarta versione: Cristiano Iovino avrebbe detto delle cose a una ragazza bionda su Fedez. Fedez si sarebbe sentito preso in giro e avrebbe preso a pugni Cristiano Iovino, cioè avrebbe cominciato la rissa così. Ore 3:23 del mattino. Dopo la rissa al The Club, Cristiano Iovino se ne torna a casa. Lui abita verso via Traiano, ma non ci sale a casa, rimane giù ad aspettare. Cioè, dalle videocamere di sorveglianza vediamo Cristiano Iovino sul marciapiede di via Traiano, vicino al complesso di lusso Parco della Vittoria, che aspetta, sembra che aspetti qualcuno. Mi serve qualche momento per metabolizzare il fatto che Parco della Vittoria esista realmente e non sia solo la casella del Monopoli che ha causato la rottura di tante mie amicizie. Adesso però Parco della Vittoria diventerà la causa di rottura di qualche mandibola e qualche osso. Ok, andiamo avanti. Cristiano Iovino aspetta su questo marciapiede e a un certo punto un van nero si ferma in mezzo alla strada. Da questo van scendono circa 8-9 persone, tra cui una ragazza bionda, c'è sempre sta ragazza bionda misteriosa, e soprattutto da questo van scende Fedez. Come sappiamo che si tratti proprio di Fedez? A dire ai carabinieri che Fedez era sceso da quel van sono stati i sorveglianti del palazzo, i vigilantes, e ci sono video delle telecamere di videosorveglianza che confermerebbero la presenza di Fedez, anche se pare che queste immagini non siano nitidissime, non si vedano benissimo, però dall'incrocio tra le testimonianze e le telecamere i carabinieri sarebbero giunti alla conclusione che si tratti proprio di Fedez. E qui facciamo 2+2. Cristiano Iovino stava aspettando lui probabilmente, cioè forse dopo che avevano fatto a pugni al The Club si erano dati appuntamento per parlarne fuori, per chiudere i conti, ma Fedez invece di presentarsi da solo si è presentato con una squadra di 8 persone. Cosa fa Fedez
dopo essere sceso dal van, monta la guardia come un pugile, così, e si avvicina a Cristiano Iovino saltellando e poi cerca di dare un pugno a Cristiano Iovino, ma lui lo schiva. Allora Fedez cerca di dargliene un altro, ma lui lo schiva di nuovo. Visto che Fedez gnafa, si mette in mezzo uno dei suoi amici che colpisce Cristiano Iovino seguito dagli altri, quindi sto gruppo si va ad accanire su Cristiano Iovino, lo aggredisce facendolo cadere a terra. Si crea quindi questa situazione di 8 contro 1 o 7 contro 1, insomma non ho capito bene i numeri. Intanto vicino al van, nel frattempo, rimane ferma sempre la ragazza bionda, inizialmente identificata come Ludovica Di Gresi. A un certo punto, mentre tutti picchiano Cristiano Iovino appassionatamente, arriva un taxi, non taxi B, però proprio un taxi auto, un taxi A. Questo taxi non riesce a passare perché il minivan è fermo in mezzo alla strada, cioè si è fermato praticamente sulle strisce pedonali nel mezzo del cammin di Nostra Vita, e quindi i picchiatori si fermano e basta, cioè interrompono l'aggressione perché devono spostare il van, salgono a bordo e se ne vanno, ma non prima di minacciare i vigilantes dicendo loro: oh, non chiamate nessuno, fatevi vostri. Invece i sorveglianti non si fanno i fatti loro, i sorveglianti chiamano i carabinieri immediatamente e subito fanno il nome dell'unica persona che hanno riconosciuto, ovvero Fedez. Ora arrivano i carabinieri, ma al loro arrivo Cristiano Iovino già è salito a casa sua e non vuole chiamare l'ambulanza, non vuole andare in ospedale. Gli chiedono: signor Cristiano Iovino, ma lei conosce le persone che l'hanno aggredita? E lui risponde: no, non le conosco. Gli chiedono se voglia sporgere denuncia, ma lui dice: no, non lo so, prima di decidere devo consultare il mio avvocato. Gli inquirenti però dicono: questo forse non vuole denunciare perché ha paura, oppure perché si sta adattando al codice Ultra, in base al quale chi collabora con le forze dell'ordine è un fango, cioè le cose si risolvono così per strada, no? E allora cosa fanno gli inquirenti? Interrogano i vigilantes, raccolgono le loro testimonianze e smontano le telecamere di videosorveglianza della zona acquisendo i video che mostrano le scene di cui vi ho appena parlato. Infine aprono un fascicolo indagando Fedez per rissa, lesioni e percosse, nonostante Cristiano Iovino non voglia denunciare. E in teoria, ragazzi, senza una denuncia per lesioni le indagini non possono partire, cioè non si può procedere d'ufficio. Ma vabbè, Cristiano Iovino in fondo ha 90 giorni di tempo per decidere di farlo. Sui giornali finisce la notizia in cui si dice: Fedez ha aggredito Cristiano Iovino, e vengono riportate sui giornali le testimonianze dei vigilantes, solo quelle. Attenzione ragazzi, i video delle telecamere di videosorveglianza invece ovviamente non vengono divulgati dai giornali, non circolano su internet. Viene solo detto che i carabinieri abbiano acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza e li controlleranno. Fine. Nessuno sa cosa contengano quei video, cosa si veda in quei filmati. Nessuno ne conosce i dettagli, quindi non sappiamo effettivamente se sta storia dell'aggressione sia vera o se i vigilantes abbiano solo amplificato una lite, o se addirittura si siano proprio inventati tutto, o se magari, chi lo sa, è stato Cristiano Iovino a cominciare. Non sappiamo niente, è tutto lasciato alle teorie in questo momento della vicenda, cioè seguendo la cronologia del racconto. Nei giorni seguenti Cristiano Iovino farà una diretta sui social e gli utenti più attenti noteranno sul suo volto delle ferite, una alla fronte e una sul labbro. Questo alimenterà i sospetti su Fedez, ma non sarà mica vero che Fedez l'ha menato e per giorni non si parlerà d'altro. Tanto che a un certo punto gli ultras di Milano si dissociano da Fedez, cioè si ribalta la situazione, capito? Gli ultras... Immagina che gli ultras, che finiscono spesso sui giornali, no? Per vandalismo, per scontri, per caos vari ed eventuali, immagina che loro ti dicano: no, guarda,
hai esagerato, mi dissocio, anche meno, noi abbiamo una reputazione da mantenere e tu ce la stai infangando. Infatti gli Ultras di Milano pubblicano su Instagram questo post. Ormai da giorni assistiamo a un tam tam mediatico relativo alle vicende private del cantante Fedez. Trattandosi di un personaggio molto popolare, la cosa può non stupire, ma ciò che invece profondamente ci indigna è la diffusione di notizie totalmente non veritiere per le quali accostano il nome della Curva Sud al cospetto appunto del signor Federico Lucia. Dobbiamo ribadire una volta per tutte che la Curva, intesa come gruppo di persone che da sempre segue il Milan in ogni stadio per sostenere i colori rossoneri, non abbia alcun tipo di legame con Fedez, né riguardo vicende professionali, né tantomeno riguardo vicende private. Ma Ludovica Di Gresi? Anche lei, ragazzi, si dissocia e dice: io non c'ero né in discoteca e né sotto casa di Cristiano Iovino, cioè io questo tizio, dice Ludovica Di Gresi, non lo conosco, non l'ho mai visto, non capisco da dove si siano usciti il mio nome, l'unico che conosco di questo gruppo è il bodyguard di Fedez, Cristian Rosiello, perché era sempre con lui, era sempre con Fedez, essendo giustamente il suo bodyguard, ma è una brava persona, è gentile, educato, saluta sempre, gli altri io non li conosco, dice Ludovica, ma anche Fedez, dice Ludovica, è una brava persona, mi pare strano conoscendolo che abbia organizzato una boccia a Cristiano Iovino, cioè lui che organizza una spedizione punitiva, non mi pare una cosa da lui, perché lui non è una persona violenta, e non sarebbe Ludovica Di Gresi neanche la bionda ferma vicino al minivan mentre il gruppo di picchiatori pestava Cristiano Iovino. Ludovica Di Gresi avrebbe un alibi di ferro, infatti dice: quella sera sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19:30, alle 21:30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa, non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco. Ma allora chi è questa? Domanda sorge spontanea, e soprattutto chi era la bionda che si godeva lo spettacolo, che assisteva alla gente che menava Cristiano Iovino? Abbiamo un mistero, ragazzi, non penso che fosse Chiara Ferragni. La mamma di Fedez è bionda, per caso? Nei giorni seguenti le forze dell'ordine ricontatteranno Cristiano Iovino, ma lui continuerà a non voler sporgere denuncia. C'è tensione nell'aria e tutti ci aspettiamo da un momento all'altro di leggere qualche articolo del tipo: Fedez ufficialmente denunciato per lesioni. 12 maggio 2024, al Salone del Libro di Torino, Fedez tiene un incontro all'auditorium per parlare di salute mentale. Una persona altamente qualificata lui in salute mentale, come dimostrano gli ultimi eventi. Prima dell'intervento Fedez viene intervistato e vi ricordo una cosa, ragazzi, che è importante: in questo momento della vicenda i filmati delle telecamere di videosorveglianza ancora sono solo nelle mani delle forze dell'ordine, non sono stati divulgati e non se ne conosce il contenuto. Ora, per come il giornalista sta per fare a Fedez una domanda sull'argomento del momento, cioè la presunta aggressione a Cristiano Iovino, Fedez si mette sulla difensiva, cioè proprio scazza, ma scazza male. Lui voleva essere intervistato solo ed esclusivamente sulla salute mentale e quindi gli strappa il microfono di mano al giornalista e gli dice: facciamo così, facciamo che io faccio il giornalista e tu fai il rapper. Allora, Fedez in realtà però non è che gli fa le domande, no, cioè visto che lui dice facciamo che il giornalista sono io, lui dovrebbe fare delle domande al giornalista, no? Fingendo che il giornalista sia intervistato da lui. E invece questo gioco di ruolo è fake in realtà, perché Fedez si mette a fare un monologo in cui, diciamo, si giustifica. Quindi il microfono di mano al giornalista lo ha levato, deduco, solo per zittirlo e non farsi fare altre domande scomode. Ma sentite cosa dice a questo punto Fedez. si parla di 9 persone, giusto? Sì. Che avrebbero massacrato una persona, e queste 9 persone sarebbero tutte appartenenti alla curva del Milan, quindi ultra, quindi non proprio persone diciamo con una certa stazza fisica. Tutti parlano sui giornali di un massacro, ma se questa persona non è stata trasportata in ospedale, non ha denunciato e soprattutto mi dicono che 3 giorni dopo fosse a Ibiza a ballare, di
cosa stiamo parlando? Ma ti stanno accusando di averlo picchiato, non di averlo mandato in coma. Cioè, anche se 3 giorni dopo è andato a ballare, lo stesso è reato se tu l'hai aggredito, lo stesso è reato di aggressione. Non è che puoi aggredire la gente e basta che non la lasci sulla sedia a rotelle. Andiamo avanti, sentite cosa dice adesso Fedez. La verità è che se non ci fosse il mio nome di mezzo, non ci sarebbero né fascicoli che uscirebbero e non sarebbe nemmeno una notizia questa cosa. Però domanda invece, questo è il mio pensiero, Alt. In che senso si parla di questa notizia solo perché è Fedez? Cioè, sì, sei l'influencer più famoso d'Italia, sei noto per il tuo impegno contro la violenza, soprattutto per quanto riguarda le minoranze, e potresti aver organizzato una spedizione punitiva portando con te 9 persone per picchiarne una sola. Mi pare ovvio che sia una notizia. Cioè, ok, se non fosse Fedez la vicenda riceverebbe meno attenzione mediatica, è vero, sarebbe meno virale. Possibilmente, secondo me, anche le forze dell'ordine avrebbero desistito prima, cioè non avrebbero insistito più di tanto, avrebbero lasciato perdere. Ma stiamo parlando di Fedez e allora, cioè, è uno che ha un'influenza enorme sulle masse, non è un cantante così che fa soldi solo con la musica, fa soldi anche grazie a collaborazioni con grandi brand, apparizioni televisive, partnership con Prime Video, ha milioni di follower sui social e parte della sua ricchezza l'ha costruita grazie alla fiducia che gli hanno dato i brand, che gli hanno dato i followers, che sono persone, no? E da dove è arrivata tutta questa fiducia? È arrivata anche dal suo attivismo, dalla sua difesa dei più deboli, dal suo schierarsi in più occasioni contro i prepotenti. Ce lo siamo dimenticati il 1° maggio di un paio di anni fa, quando Fedez ha letto e condannato pubblicamente le frasi omofobe dei leghisti? Ora, non è che se uno è gay non lo devi picchiare, ma se è etero, beh, dipende. Ci si fida del personaggio Fedez al punto che proprio al Salone del Libro sta ricoprendo una posizione comunque prestigiosa, no? Cioè sta parlando di salute mentale ai più giovani, alle persone che lo stanno ascoltando. Fedez è tenuto a non organizzare spedizioni punitive come chiunque altro, cioè tutti siamo tenuti a non organizzare spedizioni punitive per la Madonna, ma lui in teoria è tenuto più degli altri a mantenere una condotta esemplare, perché vabbè, intanto perché un minimo di meritocrazia, dico, in questa vita ce la meritiamo anche, e se sei un violento prepotente che se ne va in giro nella notte col favore delle tenebre a menare la gente con un gruppo di amici tipo Arancia Meccanica, non te lo meriti di farti domani di nuovo portavoce di una minoranza, portavoce della sinistra, portavoce dei diritti umani, portavoce dei più deboli, e guadagnarti così valanghe di cuoricini, guadagnarti il sentimento positivo degli utenti che si trasforma poi in brand che vogliono collaborare con te e che ti fanno arricchire e comprare la Ferrari. Non ti meriti di influenzare i comportamenti delle masse se sei violento, se sei prepotente. Ti meriti di fare un altro lavoro, un lavoro brutto in un contesto violento, tipo il presidente delle riunioni di condominio. Ma anche il fatto stesso che le forze dell'ordine stiano indagando, che abbiano intenzione di punire chiunque abbia picchiato Cristiano Iovino, fa da esempio, perché paradossalmente va ad influenzare il comportamento delle masse che seguono Fedez, perché giustamente tutte queste persone che seguono le notizie solo perché si parla di Fedez pensano ci devo pensare 2 volte prima di fare la boccia a qualcuno, perché altrimenti succede che poi pago le conseguenze delle mie azioni. Non è vero che sono solo bravate, che sono solo ragazzate che rimangono impunite. Tra l'altro Fedez dice la verità è che ci sono io e questa cosa vi fa gola perché vi serve, quindi insinua che i giornali parlino di questo misfatto solo perché lui è una macchina da click, capito? Ma secondo voi, se la polizia indaga su Fedez per un presunto pestaggio e i giornali ovviamente lo vengono a sapere, non ci devono informare? Cioè, se la devono tenere muti questa notizia? Cioè, è dovere dei media informarci, e sì, ci devono informare anche, tra le altre cose, sulla condotta dei personaggi pubblicamente esposti. Se Fedez pesta qualcuno con una comarca di scagnozzi lo dobbiamo sapere, almeno se lo vediamo in giro la sera cambiamo strada. Non è che i giornali possono omettere la notizia, vabbè, questo non lo diciamo, parliamo d'altro, che mi scoccia parlare sempre di Fedez. Sì, ok, devono parlare d'altro,
altro, ma devono parlare anche di questo perché è nostro diritto essere informati, abbiamo il diritto all'informazione su Fedez. Ma andiamo avanti, cosa dice Fedez a questo punto? Perché non è finita qui, ragazzi. Dice Fedez, sentite. Da quello che leggo io, sembrerebbe che questa telecamera non si veda chi c'è perché è sporcata dalla pioggia. Questo io leggo. Quindi... Da quello che leggi, perché tu non lo sai se c'eri o se non c'eri, che hai bisogno di leggerlo sui giornali. Da quello che leggo sui giornali non si vede proprio bene se c'ero, erano sporche le telecamere. Di cosa stiamo parlando? Io penso che se non hai commesso il fatto te lo ricordi, cioè sei sicuro... Ti viene da dire molto tranquillamente: guardi signor giornalista, io non c'ero, sono abbastanza sicuro. Non so perché dicano che io ci fossi, non so perché dicano che sia stato io non ho fatto niente di quello di cui mi stanno accusando. Se qualcuno ha picchiato veramente Cristiano Iovino, mi dispiace per lui, massima solidarietà per Cristiano Iovi. Le forze dell'ordine hanno tutta la mia disponibilità per fare chiarezza, io non sono una persona violenta e condanno la violenza in ogni sua forma. Preferirei gentilmente non essere associato a un comportamento del genere. Per fortuna ci sono le telecamere di videosorveglianza che, anche se erano sporche di pioggia come mi hanno detto, sono sicuro che smentiranno la mia presenza lì. E basta, le telecamere erano sporche di pioggia solo se ti hanno fotografato con l'amante e devi giustificarti con tua moglie, per favore. Ma proseguiamo. A questo punto il giornalista gli chiede: e quindi lei non c'era? E Fedez gli risponde così: di cosa stiamo parlando? C'era o non c'era? Io non c'ero e quindi... E quindi dillo alla mamma, dillo all'avvocato. E non ha capito che l'accusa è grave e quindi è giusto che gli vengano fatte delle domande. Lui continua a svilire il giornalista come se fosse lì per chiedergli: è vero che dormi con la luce accesa la notte? E quindi? È vero che hai pianto guardando il fabbricante di lacrime? E quindi? È vero che sotto la doccia non canti perché non hai l'autotune? E quindi? Fedez conclude dicendo al giornalista: guardi, anche se Cristiano Iovino si fosse fatto male, deve avere il referto medico per denunciarmi per lesioni personali. Lui un referto medico non ce l'ha perché non è andato in ospedale, quindi non ci sono gli estremi. Solo a me suona come un'ammissione di colpa questa, come se Fedez stesse dicendo: ok, va bene, l'ho pestato, ma non mi può denunciare perché non ha un referto medico e non posso essere perseguito penalmente. E quindi sentite le sue parole e ditemi voi se vi dà la stessa impressione. Lei sa che il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di 40 giorni e di conseguenza anche se si fosse fatto male non c'è il reato, non ci sono gli estremi. Anche se si fosse fatto male, Finita l'intervista, durante il suo intervento al Salone del Libro, Fedez, non contento, lancia un'altra frecciatina ai giornali. Insieme a lui a parlare di salute mentale c'è anche David Lazzari, il presidente dell'ordine degli psicologi. A un certo punto due psicologhe e l'influencer Karem Roana, che su Instagram è Karem from Haifa, dicono a Lazzari: senta, abbiamo notato delle disparità di trattamento tra i profughi palestinesi e quelli ucraini, per i quali a pochi giorni dall'invasione da parte della Russia erano stati attivati servizi di assistenza psicologica. Quelli palestinesi invece vengono trattati come cioè vengono trascurati completamente, nonostante abbiamo richiesto più volte il servizio. Cosa ne pensa? Al che Fedez si immischia, cioè interviene nel dibattito per parlare incredibilmente di sé, cioè per autocommiserarsi. Infatti dice: da un lato abbiamo dei ragazzi che hanno delle priorità, dall'altra la stampa che si occupa di quello che fa Fedez di notte e a cui a loro non frega nulla. A Gaza va in scena un e i giovani vogliono sapere cosa succede, vogliono una presa di posizione. Sarebbe il caso che la stampa italiana rivalutasse le priorità, deve smetterla di fare l'influencer. Allora, i giornalisti in teoria possono parlare di entrambe le cose, cioè aprendo un quotidiano si scopre una cosa incredibile, cioè che il quotidiano si divide in tante sezioni, tra cui cronaca, che a sua volta si suddivide in cronaca nera e cronaca locale, politica, che a sua volta si suddivide in politica nazionale e politica estera, cultura, che a sua volta si suddivide in arte, letteratura e teatro, spettacolo, che a sua volta si suddivide in cinema, televisione e musica, e poi abbiamo altre categorie tipo sport, scienza, eventi, meteo, satira, Fedez e molto altro. L'obiettivo di un giornale è coprire quanti più argomenti possibile per offrire una visione completa delle notizie ai lettori. E quindi? Dopo il Salone del Libro si continua a parlarne. Fedez ha davvero organizzato questa maledetta spedizione punitiva, sì o no?
Il programma La Vita in Diretta manda un inviato a intervistare i vigilantes, quelli che hanno chiamato i carabinieri la sera stessa, ma inaspettatamente i vigilantes si rifiutano di rispondere e uno di loro dice: ce lo dice a noi che una sera di queste possono venire qua e ci danno una ramazzata a tutti? Ma scusate, stiamo parlando di Fedez o di Matteo Messina Denaro? Mi sono persa qualche passaggio. Cioè, io mi ricordo Fedez, il cucciolo di foca che litigava con Pillon con lo smalto alle unghie. Questo non è Fedez, l'hanno clonato, ragazzi, non è lui, questo è Clonez. Il programma Pomeriggio 5 intervista Cristian Rosiello, il bodyguard di Fedez. Cristian Rosiello, poverino, sembra interrogato a sorpresa dalla maestra. Mirta Merlino infatti gli chiede: signor Cristian Rosiello, nei video che stanno esaminando gli inquirenti sei sicuro che tu e Fedez non ci siate? E lui tipo sì. La domanda che ti devo fare è: c'eravate tu e Fedez in quel pulmino? Guardi, le posso dire soltanto che sono venuto a conoscenza che ci sono delle indagini. Non mi sento Tu puoi testimoniare a suo favore che lui non c'era lì? No, io non posso dire niente, non posso dire nulla. Dice una cosa che magari non è quella e io comunque l'ho accompagnato poi a casa. A momenti si finge morto. A questo punto la mamma di Fedez interviene pubblicando una storia Instagram con la definizione di ossessione presa da Google, per intendere cosa? Che i giornalisti siano ossessionati da suo figlio. Mi sa che Fedez lo ha detto alla mamma. L'accordo arriva così, a freddo, che non ve l'aspettate la notizia shock. Fedez e Cristiano Iovino hanno stretto un accordo transattivo, per cui, cioè, cos'è l'accordo transattivo? Fedez pagherà una somma di denaro a Cristiano Iovino e in cambio lui non lo denuncerà. Il giornalista Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL dice: a me risulta che la cifra sia tra 400.000 e 500.000 euro. Ma il giornale Dillinger News, per il quale scrive Fabrizio Corona, smentisce scrivendo: Cristiano Iovino non ha preso né 400 né 500.000 euro. La cifra è molto ma molto meno inferiore. Il prezzo esatto lo sappiamo noi e lo custodiamo all'interno di questa redazione. La cifra è molto meno inferiore, cioè significa che è superiore? Io all'inizio, cioè la prima volta che ho letto questa cosa non avevo letto meno inferiore, avevo letto è molto ma molto inferiore. Non ho capito, mi serve il numerologo di Fedez un attimo per capire questa cifra. Il fatto che Fedez alla fine abbia sganciato la mazzetta a Cristiano Iovino per evitare che lui lo denunciasse, che cosa significa, ragazzi? Cioè è ovvio, no? Fa pensare che fosse tutto vero. Fedez avrebbe davvero organizzato la spedizione punitiva, Cristiano avrebbe voluto denunciarlo, ma Fedez l'ha convinto a lasciare perdere. Ed è stato convincente. Se questo accordo non vi basta e avete ancora dei dubbi, ebbene, ben presto vengono divulgati i famosi filmati delle telecamere di videosorveglianza di quella notte e praticamente confermano la ricostruzione fatta fino ad ora. Si chiude così una brutta pagina del Fedegiornale. Sono ancora una volta la Iris del futuro e lui è ancora una volta il Filippo del futuro. Confermo. Ieri è scoppiata una bomba, ma una bomba che aggiunge un pochettino di carne al fuoco, cioè praticamente adesso sembra ancora più probabile che Fedez possa effettivamente aver fatto la boccia a Cristiano Iovino con 7, 8 persone, 5 persone, insomma con altre persone, perché a quanto pare forse c'è un precedente. Tu la sai sta cosa? Quella di Nasca. Allora, andiamo per ordine. Fedez è stato ospite in live da Greenbox e in questa live si è tolto un po' di sassolini dalle scarpe, diciamo. A un certo punto ha tirato fuori un gossip che circolava qualche mese fa. Ve lo ricordate quando ad aprile girava voce che Fedez avesse fatto a botte con il rapper Nasca? Ebbene, Fedez ha spiegato il perché. Le sue parole sono state queste: un suo amico ha fatto un post dicendo che si mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà. Te lo ricordi?
Era tipo un video proprio nonsense, completamente folle. Diego Nasca ha commentato ridendo, io gli ho chiesto cosa lo facesse ridere e di chiedermi scusa, non l'ha voluto fare. Se tiri in mezzo i miei figli, io sono fatto così, perdo il controllo. Non sto dicendo che sia giusto. In sostanza, durante una festa, Fedez sarebbe andato da Nasca e lo avrebbe aggredito fisicamente. Si era però parlato di spintoni. Niente di esagerato, ma nelle ultime ore Diego Nasca ha pubblicato questo TikTok, metto qua, in cui racconta la sua versione dei fatti e a quanto pare si trattava di molto più che semplici spintoni. Nel TikTok Nasca dice: no Fedez, innanzitutto io non ho commentato ridendo, ma ho commentato con questa gif, una gif che indicava stupore, non certo divertimento. Punto secondo, la tua soluzione per risolvere il diverbio qual è stata? È stata la violenza, è stata il venirmi a prendere ammazzate con altre persone, eravate 3 contro 1. Sentite. Il diretto interessato può venirvi a prendere ammazzate? Con altre 3 persone, 3 contro 1, mezza sì. Non sapevo nemmeno, magari perché non sono un attivista grande come lui, che la violenza è il mezzo prediletto per chi si batte della salute mentale e il benessere dei giovani. Quindi Nasca, ragazzi, con questo TikTok sembra stare accusando Fedez di averlo pestato con un gruppo di persone, addirittura con l'uso di una mazza, cioè anche se non ho capito se è un esempio, cioè un modo di dire, no, l'hanno preso ammazzate, oppure tipo letteralmente Allazzate, proprio con una l'uso di mazza. lazza. Ora che c'entra Lazza? Vabbè, Nasca poi ha concluso il TikTok con una frecciatina su quello che Fedez avrebbe fatto a Cristiano Iovino. Sentite. La prossima volta che vai a un convegno invitami, che abbiamo tanto di cui parlare, magari passami a prendere tu, però senza van con 5 persone dentro, prendi a prendere con la Smart da solo. Si spera che a questo punto Fedez si dia una calmata, anche perché lui, la sua ex moglie Chiara Ferragni e i loro figli sono travolti da una tempesta mediatica che sembra non volersi arrestare mai, cioè ogni volta che c'è il rischio che si parli meno dei Ferragnez ne succede una nuova, quindi basta. Sicuramente qualcuno avrà consigliato a Fedez di mantenere un profilo basso, ma lui gli avrà risposto: basso ci sarai tu, coglione. E si è fatto beccare mano nella mano con una modella francese di 20 anni. Fedez, 34 anni, viene avvistato con Garance Autier. Non sono sicura della pronuncia, ma sono sicura che questa sia nata nel 2004 e persino Leonardo DiCaprio si sarebbe fatto degli scrupoli. Questo futuro è decisamente molto avvincente, sempre in live da Greenbaud, insomma, da questo tizio che non ringrazieremo mai abbastanza per averci regalato tutto questo dramma. Sempre in live da lui, Fedez ha risposto a tutte quelle battutine che hanno fatto, come le ho fatte io, no, le battutine sul fatto che esca con una donna molto più giovane di lui, cioè che si sia fatto avvistare con una donna molto più giovane di lui. In sostanza vi faccio sentire quello che dice Fedez. A me cosa mi fa ridere poi? Tutta sta retorica del... L'hanno visto con una ragazza più giovane, ma come? Se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato 10 anni di meno, grande, se lo fa un uomo, sei un pezzo. Fedez qua si riferiva a Valentina Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni, che esce con un ragazzo più piccolo di lei e si è vantata di questa cosa, in tante occasioni, ma soprattutto quando ha postato una torta per il suo compleanno in cui c'era scritto 31, lei compiva 31 anni, ma rimorchio ancora i 2000. E quindi Fedez dice: che ipocrisia, nel caso di Valentina Ferragni è accettabile, ma se io esco con una del 2000, scandalo. Allora, specifichiamo un piccolo particolare, giusto per essere proprio precisi. Valentina è più grande del suo fidanzato di 7 anni, mentre Fedez in questo video è stato ripreso con una modella che ha ben 14 anni meno di lui. Detto ciò, tolto questo, Fedez torto non ne ha. La relazione di Fedez con questa modella è legale e consensuale perché lei è maggiorenne, cioè prima o poi dobbiamo farci
una ragione del fatto che chi è nata dopo il 2000 sia maggiorenne. Io ancora non ho ben messo a fuoco questa situazione. Non dovrebbe esserci quindi nessuno scandalo legato all'età, però in realtà la polemica nasce dal fatto che Fedez non abbia ancora ultimato il divorzio con Chiara Ferragni e che abbia appena lasciato la casa in cui viveva con i suoi due figli piccoli. 3 se consideriamo il cane. La differenza di età viene usata come aggravante, cioè ci fa perché viene usata come aggravante? C'è un motivo, perché ci fa pensare che Fedez non stia con questa tizia perché poverino si è perdutamente innamorato di lei, cioè ti pare, è con lei per divertirsi. E se l'amore è quel sentimento nobile che giustifica tutto, il divertimento con le donne invece è qualcosa di talmente effimero, talmente sostituibile con altri tipi di divertimento che potresti evitare, potresti cercare di metterlo da parte in un momento così delicato, il tuo divertimento, oppure se proprio non ci riesci, se proprio vuoi recuperare tutto il tempo perduto, anche se vabbè è brutto da dire tempo perduto con la moglie, la persona di cui ti sei detto innamorato in tutti questi anni, però quantomeno prova a nasconderlo, a nasconderti dai paparazzi, che cavolo, cioè non farle finire ovunque queste immagini. Il video finisce sulle pagine di gossip e diventa virale, e così Fedez subito cosa fa? Condivide lui stesso nelle sue stories una foto a caso di Garan Sautier, proprio gliela scatta a caso, velocissimo, come a dire: tanto ve l'avrei fatta vedere lo stesso, non mi avete mica scoperto. Fedez e Garance si trovano insieme al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Garan Sautier, bionda con gli occhi azzurri, alta 1,80 m, si dice che somiglia a Chiara Ferragni. Però in realtà secondo me non tanto, cioè ora non è che perché una è bionda, alta e con gli occhi azzurri è Chiara Ferragni, somiglia a Chiara Ferragni. Diciamo più che Fedez ha un tipo. Chiara Ferragni reagisce subito pubblicando una sua foto con la cagnolina Paloma e mettendo like a questo commento. Ai lei e ai noi, Chiara, tu semplicemente ti sei salvata. Poco dopo Chiara posta su TikTok quest'altra foto in cui fa la faccia scocciata così e chiede ai suoi followers: scrivete voi la caption. Lei, ragazzi, la sa lunga, lo sa benissimo che pioveranno frecciatine a Fedez nei commenti. È un modo elegante questo per lanciare frecciatine senza lanciarle, cioè senza essere lei a formularle direttamente. E infatti Chiara mette like a una serie di commenti come questo che dice: finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa. Perché, come vi dicevo, durante gli eventi era spesso oggetto di discussione il fatto che Chiara con i tacchi fosse molto più alta di Fedez. Non sarà questa l'unica battuta che farà Chiara Ferragni sulla bassa statura di Fedez. Infatti poco dopo su Instagram posterà una storia in cui se la ride accanto al busto di Napoleone. Il riferimento lo avete colto? Sì, ragazzi, esatto, si riferisce alla celebre sindrome di Napoleone diagnosticata da Marrakesh a Fedez durante la loro faida. Ebbene sì, Chiara si prende gioco di un'insicurezza fisica di Fedez, un colpo basso, dillo alla mamma, dillo all'avvocato, dillo agli ultras. La frecciatina di Chiara Ferragni solleva grasse risate, fa ridere tanti utenti e la risata è una forma di approvazione. Tra l'altro Chiara non era quella che a Sanremo diceva tutti i corpi sono belli, che aveva fatto tutta la pippa sull'accettazione dei corpi, contro il bullismo. Tutti i corpi sono belli, quelli alti. Immagina se l'avesse fatto Fedez di prendere in giro Chiara Ferragni su una sua caratteristica fisica. Cioè immagina se adesso le lanciasse frecciatine del tipo finalmente potrò uscire con una che ha una quarta. Non avrebbe fatto una gran figura Fedez, non sarebbe stato un signore, e anche Chiara Ferragni mi sa che non sta passando da signora. 31 maggio 2024, mezzanotte, esce la nuova canzone di Fedez e Demischilla, un evento significativo perché tra Fedez e Demischilla non scorreva buon sangue. Infatti Fedez aveva dedicato in
in passato una puntata di Muschio Selvaggio agli artisti trap coinvolti in casi di cronaca, menzionando esplicitamente Amy Schilla. E Fedez praticamente aveva criticato il comportamento di alcuni trapper facendo riferimento alle loro attività illegali. Amy Schilla, sentendosi attaccato, gli aveva risposto male, cioè gli aveva risposto sei un ipocrita, cioè no, non gli aveva detto direttamente sei un ipocrita, vabbè, aveva accusato Fedez di essere sostanzialmente un ipocrita dicendogli certo, tu davanti alle telecamere fai il bravo ragazzo, però poi lo so io che vai dai miei amici, quelli che sono stati in galera, e gli dici che vorresti amici di strada come loro. E poi aveva detto Amy Schilla: guarda Fedez, statti con gli influencer e levati il mio nome dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico. Questo era il rapporto tra Fedez ed Amy Schilla fino a qualche mese fa. Adesso però Fedez ha deciso di stare, cioè ha deciso da che parte stare, no? Ha deciso di stare dalla parte degli avanzi di galera, quindi giustamente Amy Schilla si accolla di duettare con lui, perché Amy Schilla è troppo un artista di strada. A me fa morire questa cosa che giochino a fare il clan, però mi dispiace, cioè io non riesco a prenderla sul serio, non ce li vedo. Fedez ed Amy Schilla organizzano in discoteca un release party e sarà proprio durante questa festa che faranno ascoltare per la primissima volta la loro nuova canzone. Il titolo è Sexy Shop, ma prima di premere play, Fedez fa un discorso. Sentite. Ovviamente tutti si aspettavano che in questo brano io insultassi mia moglie, ma io non intendo prendere parte a questo gioco, per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver rispettato l'aspettativa. E invece il testo della canzone è tutto per Chiara Ferragni. Vi riporto alcune frasi del testo. Una storia infinita che poi è finita, o male alle dita, perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d'uscita. Quindi abbiamo il riferimento alla fede nuziale che esce dal dito perché gli fa male già all'inizio del brano. Fedez va dritto al punto, non gli interessa girarci intorno, non gli interessa non far pensare che la canzone, cioè far pensare che la canzone non sia per Chiara Ferragni. Poi canta, questa frase mi ha intristito molto: per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita. Quindi Fedez insinua che cosa? Che le amiche di Chiara Ferragni la usassero come sorgente da cui attingere qualche goccia di fama. Insinua che queste persone, cioè che ci fossero, no, delle persone che si avvicinavano a lei solo per mero opportunismo. Mani di fata, dice poi Fedez, quindi vuole dire che Chiara trasformava tutto ciò che toccava in qualcosa di bello, al contrario suo, che tutto ciò che tocca lo trasforma in, cioè lo uccide. Infatti aggiunge Fedez: io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita, implicando che l'essersi avvicinato a Chiara abbia portato nella sua vita negatività, perché Fedez si vede come una calamità, ragazzi, per chiunque lo circondi. Questo è un tema ricorrente nelle sue canzoni e non solo nelle sue canzoni. Infatti ci sono diverse interviste, se non sbaglio ha detto questa cosa anche a Belve, in cui lui dice: io ho la guerra dentro e la metto in testa agli altri, a tutti quelli che mi si avvicinano. E infatti già durante la crisi matrimoniale post Sanremo 2023 Fedez aveva condiviso su Instagram questa frase tratta proprio da una delle sue canzoni: tu la mia calamita, io la tua calamità, rivolta sempre a Chiara Ferragni, per dire quanto lui si sia sempre percepito come un elemento distruttivo nella vita di Chiara. Comunque, se il testo a Chiara Ferragni non bastasse, anche il motivetto è una frecciatina contro di lei. Infatti una parte della canzone è proprio un ricalco del ritornello della canzone Vendetta andata virale l'anno scorso, se non sbaglio, inizio 2023, quella che Shakira aveva scritto contro il suo ex Piqué, dopo che questi l'aveva lasciata per la sua giovane amante Clara. La canzone di Shakira, di cui ancora non ho capito il titolo, aveva fatto impazzire i fan e anche i non fan, perché veramente era una palla demolitrice che si scagliava contro la dignità del suo ex, nonché sopra Clara. Infatti il ritornello di Shakira diceva: attenzione, hai il nome di una brava ragazza, chiaramente non
canzone, come sembra, hai il nome di una brava ragazza, chiaramente è uguale a te. Vi ricordate questa canzone? Spero di sì. In spagnolo questa strofa è arte perché Shakira canta claramente no es como suena, cioè claramente, ragazzi, Clara, l'amante perché c'ho sto microfono? Clara, l'amante del suo ex, mente. Ma in italiano claramente si traduce in chiaramente, quindi in italiano è Chiara che mente. Una parte della nuova canzone di Fedez e De Mischilla è una palese citazione di questo motivetto. Infatti Fedez prende e canta Señorita, tra l'altro in spagnolo, Señorita, stai ballando sola, calamita per la mia pistola. Quindi è uguale, è lo stesso motivetto, no? Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena. Ditemi che non è uguale, però secondo me non è un plagio, ragazzi, e non è nemmeno una coincidenza, ovviamente, ma una citazione. Per me è una citazione voluta, fatta di proposito. Fedez, secondo me, ha voluto rievocare la più famosa revenge song fatta contro un ex del momento, ma del secolo anche, cioè quella di Shakira è la revenge song del secolo, anche se onestamente la canzone di Shakira dovrebbe cantarla più Chiara Ferragni a Fedez che il contrario. Infatti la canzone di Shakira, giusto per ricordarci, dice anche tu ti atteggi tanto da campione e quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore. Pensiamo solo a Chiara che viene lasciata da Fedez proprio nel momento del bisogno, dopo l'esplosione dello scandalo Pandoro Gate. Poi canta Shakira, ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Quindi ragazzi, pensiamo a Fedez che subito dopo aver rotto con Chiara esce con una 2004 che tra l'altro somiglia a Chiara Ferragni, dicono che sia la sua versione più giovane, un po' quello che è successo a Shakira, rimpiazzata da Clara che è identica a lei ma più giovane. Infatti nella canzone Shakira canta anche zero rancori baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta, hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Vabbè, nel caso di Fedez non si può applicare in quanto lui ha scambiato una Ferragni con una Ferrari. Dopo il rilascio della canzone Sexy Shop, Fedez farà anche una dichiarazione sulla canzone per chiarire, diciamo, con quale stato d'animo ha realizzato questa canzone su Chiara Ferragni, sulla sua fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Dirà infatti Fedez in un'intervista: sono al settimo cielo perché credo di non aver più bisogno di stampelle. Ho fatto la cosa più bella che potevo fare da tempo, ho ritrovato me stesso. Ho scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Nel frattempo esce un altro video di Fedez con Garance Autier e poi circola un'altra foto di Fedez che abbraccia un'altra modella e insomma si capisce che ci sia del tenero tra lui e questa tizia, cioè non è Garance, questa è un'altra ancora, si chiama Violeta, non lo so, qualcosa, neanche mi ricordo il nome, secondo me neanche se li ricorda lui i nomi alla fine, cioè la mattina dopo. E io dico va bene Fedez che non hai più bisogno di stampelle, ma neanche usarle per prendere a bastonate Chiara Ferragni. Chiara Ferragni dal canto suo è totalmente immersa nel dissing, lei continua a lanciare frecciatine a Fedez proprio come se fosse un arciere, crea meme scherzando sul fatto che adesso finalmente sia libera di uscire con Jacob Elordi o Jacob Elordi, non so come si chiami, l'attore noto per la serie TV Euphoria che prima o poi recupererò. Il meme su Jacob Elordi diverte tanto il pubblico di Chiara Ferragni per un motivo, perché in passato quando lei stava ancora con Fedez una volta gli aveva detto tipo tu sei bello, amore, ti svaluti troppo, ma guarda che sei bello. Certo non sei Jacob Elordi, ma sei bello. E quindi ora gioca su questa cosa che finalmente può mettersi con Jacob Elordi. Ha condiviso tipo una foto in cui dice che sta cercando di manifestare
cioè di attirare a sé, no, le energie che la porteranno un giorno a mettersi con Giacomo Elordi. Insomma, vabbè, stiamo un po' sfiorando il ridicolo, dai. Chiara Ferragni sta dissando Fedez e per questo sta ricevendo un'ondata di approvazione, sta ricevendo un'ondata di supporto, riceve commenti e reazioni positive, come probabilmente neanche se le ricordava più. Fedez è definitivamente il cattivo della storia e adesso lei è la vittima. La massa ha bisogno di schierarsi, ha bisogno di fare il tifo per l'uno o per l'altra. Siamo tutti un po' ultra in fondo e in questa narrazione la parte lesa è totalmente chiara, quindi nel divorzio dei Ferragnez è praticamente impossibile non schierarsi dalla sua parte e in tutto ciò io personalmente non riesco a non chiedermi: e se fosse tutto costruito? L'avevo detto in tempi non sospetti, ragazzi, che l'unico modo in cui Chiara Ferragni avrebbe potuto pulirsi l'immagine, l'unico modo in cui avrebbe potuto uscirsene da sta crisi del Pandoro Gate sarebbe stata divorziare da Fedez, perché il divorzio avrebbe avuto una copertura mediatica talmente grande da oscurare lo scandalo del Pandoro, cioè le persone avrebbero parlato più del divorzio che del Pandoro, e se Fedez avesse iniziato a comportarsi da cattivo si sarebbe creata una nuova linea narrativa in cui Chiara Ferragni sarebbe stata una vittima e l'avremmo tutti percepita non più come cattiva, colpevole della sua falsa beneficenza, ma come una vittima dell'ex marito che l'ha abbandonata nel momento del bisogno, che si è fatto tutte le donne che respiravano, che incontrava per strada, vittima di un marito che si comporta addirittura in modo violento per strada e chissà, lo è sempre stato violento e non lo sapevamo, ed è un attimo che la nostra empatia verso Chiara Ferragni supera il sentimento di rabbia che ci aveva spinto a non seguirla più. I gossip da cui siamo stati inondati su questo divorzio sono tanti ragazzi, talmente tanti che siamo qui a parlarne da ore, siamo qui a elencare da ore tutte le cose che ha fatto Fedez, cioè ma vi rendete conto di quante cose ha fatto? Si comporta come se fosse un'altra persona e sono talmente tanti i gossip che sono venuti fuori in questo periodo che chi se li ricorda più i dettagli del Pandoro Gate? Siamo sovraccarichi, sopraffatti dalle notizie su Fedez, quindi cos'è? Cioè non ci ricordiamo più niente. Cos'era quella storia della bambolina contro il cyberbullismo e le uova di Pasqua? Sì, l'errore di comunicazione, ma l'avete vista la foto di Chiara con Napoleone? Non dimentichiamo d'altronde che i Ferragnez hanno divorziato proprio dopo che Chiara Ferragni ha assunto il nuovo grandioso team di comunicazione che ha risolto i più gravi scandali italiani come quello del Ponte Morandi o della Parmalat. Coincidenze? Immagino che la cosa più probabile sia che è successo tutto realmente, anche perché è veramente quasi un sogno romantico pensare che Fedez sia così tanto innamorato di Chiara Ferragni, che il suo amore per lei sia talmente grande che sia stato disposto ad assorbire come una spugna tutto l'odio rivolto a lei per ripulirle l'immagine. Se fosse tutto veramente costruito, comunque dovremmo aspettarci che i Ferragnez tornino insieme prima o poi, una volta che Chiara avrà superato definitivamente la crisi di immagine, ma questa è una cosa che sembra improbabile. La possibilità che i Ferragnez tornino insieme è troppo remota ormai, perché Villa Matilda, la romantica casa dei Ferragnez sul lago di Como, è in vendita. Voi cosa ne pensate? Secondo voi è un enorme gatto morto, un gattile pieno di gatti morti che hanno lanciato sul tavolo per distrarci dallo scandalo delle false beneficenze, oppure è successo tutto realmente? Aspettate, prima di chiudere voglio dedicare una parentesi al fatto che Fedez stia diventando Kanye West. Vogliamo per favore notare tutti i parallelismi tra questi due? Dedico questo momento ai fan della Kanye West saga. Ditemi voi se sono pazza. Come Kanye West, Fedez è famoso per i suoi commenti provocatori, è famoso per i suoi comportamenti imprevedibili, entrambi trovano sempre il modo per sollevare polemiche. Sono entrambi rapper, eppure entrambi sono famosi più che per la loro musica, per il loro essere continuamente, costantemente in crisi di immagine. Come Kanye West, Fedez ha avuto un matrimonio molto pubblicizzato con un influencer. Kanye stava con Kim Kardashian, Fedez invece con Chiara Ferragni. Entrambi
entrambe delle imprenditrici digitali con delle sorelle che le aiutano a fare trama, perché a livello di intrattenimento incentrano la loro narrazione, sia Kim Kardashian che Chiara Ferragni, sulla loro vita, sulla loro vita di lusso e sulle persone che le circondano, le loro famiglie, i loro figli, le sorelle. Entrambe le coppie, sia i Kimie, quindi la coppia composta da Kanye West e Kim Kardashian, che i Ferragnez, hanno usato la loro vita coniugale come un brand, attirando attenzione mediatica continua. Entrambe le coppie le troviamo raccontate in una serie TV. Da una parte abbiamo The Kardashians, dall'altra abbiamo The Ferragnez, anche se forse The Kardashians è uscita dopo il divorzio dei Kimie, prima era Keeping Up with The Kardashian. Come Kanye West, Fedez ha espresso le sue opinioni su molte questioni politiche, anche se i due hanno opinioni opposte, per fortuna. Kanye si è espresso contro movimenti come il Black Lives Matter, ha cercato di candidarsi alle elezioni, di avvicinarsi al presidente Trump, si è esposto contro l'aborto. Fedez da parte sua ha sostenuto i diritti LGBTQ+, ha litigato con molti onorevoli politici per sostenere i diritti umani, e probabilmente una delle critiche che gli è stata rivolta più spesso è: fai troppa politica e poca musica, a momenti ti candidi in politica. Come Kanye West, Fedez ha dato vita ad altri progetti imprenditoriali oltre la musica che sono diventati più grandi della sua musica. Kanye ormai fa la moda con il suo brand Yeezy, poi ha creato cose strane tipo una scuola, una chiesa. Fedez invece ha creato dei podcast, ha inventato una bibita e ha lanciato una linea di smalti per unghie da uomo che è stata per anni al centro di molti dibattiti. Oh mio Dio, smalti per uomo! È stata al centro di tanti dibattiti questa linea di smalti, almeno quanto sono al centro del dibattito le scarpe calzino di Kanye West. Infine, come Kanye West, Fedez dopo il divorzio è stato visto in compagnia di donne che ricordano molto la sua ex moglie. Kanye gira con le sosia di Kim Kardashian, mentre Fedez viene avvistato con varie bionde con gli occhi azzurri. Tutto ciò per dirvi che, secondo me, da un giorno all'altro vedremo Chiara Ferragni uscire con Pete Davidson. Detto ciò, vi saluto, ragazzi. A questo punto fatemi sapere cosa ne pensate voi. Secondo voi Fedez e Chiara si sono lasciati realmente o è tutta una montatura, un piano per salvarle la reputazione? Siete team Fedez o team Chiara Ferragni? Cosa ne pensate del pestaggio a Cristiano Iovino? Fatemelo sapere, cioè, intendo dire, non cosa ne pensate del fatto che Mischino abbia preso legnate Cristiano Iovino. È chiaro che non siate d'accordo con questo comportamento, ma secondo voi Fedez era effettivamente coinvolto? Effettivamente può essere stato tutto scatenato dalla lite per una ragazza? Insomma, fatemelo sapere nei commenti. Vi chiedo però, ragazzi, di moderarvi e non insultare i personaggi coinvolti. Siate gentili, mi raccomando. Tranne te, Shakira, se stai guardando questo video tu hai il diritto di insultare Fedez. Io vi ringrazio, ragazzi, per essere arrivati fino a questo punto del video. Scrivetemi la vostra opinione nei commenti che io scendo subito giù a leggervi. Vi ricordo che ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale. Detto ciò, vi mando un bacio e a voi la linea.